Ho dedicato la mia vita alla pratica di una rigorosa disciplina che, in mancanza di un termine più appropriato, abbiamo chiamato stregoneria. Sono anche un'antropologa, avendo conseguito la laurea in filosofia in questo campo di studi. Cito le mie due aree di competenza in quest'ordine perché il coinvolgimento nella stregoneria è venuto prima. Di solito si diventa antropologi per poi continuare le ricerche sugli aspetti specifici delle culture, come per esempio lo studio delle pratiche di stregoneria. Per me è avvenuto il contrario. Come studente di stregoneria ho intrapreso gli studi antropologici. Verso la fine degli anni '60, quando vivevo a Tucson, in Arizona, incontrai una donna messicana di nome Clara Grau, che mi invitò a stare da lei nello stato messicano di Sonora. Lì fece del suo meglio per stimolarmi a entrare nel suo mondo, perché Clara Grau era una strega e faceva parte di un gruppo ristretto di 16 stregoni. Alcuni erano indiani Yaqui, altri messicani di vari trascorsi e origini, di età e sesso diversi. La maggior parte erano donne. Tutti perseguivano, con dedizione assoluta, il medesimo unico scopo: rompere le disposizioni percettive e i pregiudizi che ci imprigionano entro i confini del mondo reale di ogni giorno e ci impediscono l'accesso ad altri mondi sensibili. Per gli stregoni, infrangere tali disposizioni percettive significa oltrepassare una barriera per saltare nell'inimmaginabile. Lo chiamano il passaggio degli stregoni. Talvolta vi si riferiscono come al volo astratto, perché porta a librarsi dal lato concreto e fisico fino alla percezione espansa delle forme astratte, impersonali. Questi stregoni mi aiutarono a compiere il volo astratto, perché potessi unirmi a loro e condividerne la ricerca essenziale. Lo studio accademico divenne parte integrante della mia preparazione al passaggio. La guida del gruppo di stregoni di cui faccio parte, chiamato Nagual, è una persona che nutre un vivo interesse per l'erudizione accademica formale. Per questo motivo, tutti coloro che si sono posti sotto la sua cura hanno dovuto sviluppare la capacità di pensare in modo astratto e limpido, metodo che si acquista solo in una moderna università. Come donna ho avuto l'obbligo ancora più arduo di soddisfare questo requisito. Le donne, in generale, vengono educate sin dalla prima infanzia a dipendere dai membri maschi della nostra società, sia nel concettualizzare che nell'affrontare cambiamenti o riti di passaggio nella vita. Gli stregoni che mi istruirono erano intransigenti al proposito. Sapevano che è indispensabile per le donne sviluppare l'intelletto per accrescere la capacità di analisi e di astrazione, che gli permette di acquisire una migliore padronanza del mondo circostante. Inoltre, allenare l'intelletto è una vera e propria tecnica degli stregoni. Tenendo la mente occupata con l'analisi e il ragionamento, si diventa liberi di esplorare senza impedimenti altre aree di percezione. In altre parole, mentre il lato razionale è occupato nella formalità degli scopi accademici, il lato energetico o non razionale, che gli stregoni chiamano il doppio, è tenuto impegnato nell'assolvimento dei compiti di stregoneria. In questo modo la mente analitica e sospettosa è meno portata a interferire o ad accorgersi di ciò che sta accadendo a livello non razionale. Complementare al mio sviluppo accademico è stato l'accrescimento della consapevolezza e del livello delle mie percezioni, che interagiscono nello sviluppo della totalità dell'essere. Lavorando parallele ma in unità mi hanno distolta dalla vita scontata in cui ero nata per essere istruita socialmente come donna, trasportandomi in uno stato nuovo della consapevolezza che ha ampliato le possibilità percettive a cui il mondo normale mi aveva destinata. Non intendo affermare che la semplice decisione di impegnarmi nel mondo della stregoneria fu sufficiente ad assicurarmi la riuscita.
L'attrazione del mondo reale è così forte e insistente nel quotidiano che, a dispetto dell'addestramento più assiduo, tutti i praticanti si trovano ripetutamente a cadere in uno stato di terrore, nella stupidità e nell'indulgere più abissali, che gli fanno credere di non aver imparato nulla. I miei insegnanti mi avvisarono che non sarei stata un'eccezione. Solo un attento controllo, momento per momento, può bilanciare la più naturale, ma stupefacente, capacità di rimanere immutati. Dopo un attento esame dei miei obiettivi finali e insieme ai miei compagni, sono arrivata alla conclusione che avrei dovuto descrivere il mio addestramento per enfatizzare ai cercatori dell'ignoto l'importanza di sviluppare l'abilità di percepire, come un'abilità più completa della nostra percezione normale. Tale percezione, accresciuta, deve essere nuova, sobria e pragmatica. Non può essere in nessun caso semplicemente la continuazione della percezione dei sensi nella vita quotidiana. Gli eventi che racconterò descrivono gli stadi iniziali dell'addestramento di stregoneria per i cacciatori. Una fase che implica la purificazione dai propri modi abituali di pensare, di comportarsi e di sentire, per mezzo di una tradizionale compito di stregoneria che tutti i neofiti devono assolvere, chiamato ricapitolazione. Come complemento alla ricapitolazione mi sono state insegnate una serie di pratiche chiamate passi di stregoneria, che impiegano movimenti e tecniche di respirazione, e, per dare a queste pratiche un'adeguata coerenza, fui istruita anche nei principi e nelle spiegazioni filosofiche associate. La parte più importante degli insegnamenti fu proprio la ridistribuzione della mia energia normale e il suo graduale ampliamento, che mi ha permesso di poterla utilizzare per imprese di percezione al di fuori dell'ordinario, come richiede il percorso di addestramento alla stregoneria. L'idea su cui si fonda è che non appena lo schema forzato delle vecchie abitudini, dei pensieri, delle aspettative e dei sentimenti viene fatto a pezzi per mezzo della ricapitolazione, ci si trova indiscutibilmente nella posizione di accumulare energia a sufficienza per vivere secondo i nuovi principi forniti dalla tradizione della stregoneria, dandogli sostanza attraverso la percezione diretta di una nuova realtà. Ero andata a piedi fino a un luogo isolato, lontano dalla strada e dalla gente, per fare uno schizzo delle ombre mattutine sulle particolari montagne di lava che costeggiano il Gran Desierto nel sud dell'Arizona. Le rocce frastagliate e marrone scuro scintillavano, mentre lame di luce solare illuminavano i picchi. Sparsi sul terreno attorno a me c'erano enormi blocchi di roccia porosa, resti della colata lavica di una gigantesca eruzione vulcanica. Accomodandomi su un grosso masso e dimenticandomi di tutto, ero sprofondata nel mio lavoro, come facevo spesso in quel luogo aspro e bellissimo. Avevo finito di tracciare i contorni delle alture e delle depressioni delle montagne in lontananza, quando notai che una donna mi stava guardando. Mi infastidiva enormemente che qualcuno potesse disturbare la mia solitudine. Feci di tutto per ignorarla, ma quando venne più vicina per guardare il mio lavoro, mi voltai arrabbiata per affrontarla. Dagli zigomi alti e dai capelli neri lunghi fino alle spalle, si sarebbe detta eurasiatica. Aveva una carnagione liscia e vellutata, perciò era difficile giudicare la sua età. Avrebbe potuto avere 30 anni, come 50. Era forse 5 centimetri più alta di me, quindi circa 1,72 m, ma la sua costituzione possente la faceva sembrare 2 volte più grande. Eppure, con i suoi pantaloni di seta neri e la giacca di foggia orientale, sembrava estremamente in forma. Notai i suoi occhi, erano verdi e luminosi. Fu quello scintillio amichevole che fece svanire la mia rabbia e mi ritrovai a rivolgerle una domanda assurda.
Vive qui vicino? No, disse, avvicinandosi di qualche passo. Sono diretta al porto di frontiera americano a Sonoita. Mi sono fermata per sgranchirmi le gambe e sono finita in questo posto desolato. Ero così sorpresa di trovare qualcuno qui, lontano da tutto, che non ho potuto fare a meno di intromettermi, come sto facendo. Lascia che mi presenti. Mi chiamo Clara Grau. Mi tese la mano e io la strinsi senza la minima esitazione. Le dissi che quando ero nata mi avevano chiamato Taisha, ma che in seguito i miei genitori avevano pensato che non fosse abbastanza americano. Così avevano cominciato a chiamarmi Marta, come mia madre. Detestavo quel nome e avevo optato invece per Mary. Interessante, rifletté. Hai tre nomi tanto diversi. Ti chiamerò Taisha, dato che è il tuo nome di nascita. Ero contenta che avesse scelto proprio quello. Lo avevo scelto anch'io. Sebbene al principio fossi d'accordo con i miei genitori, era troppo esotico, ma detestavo così tanto il nome Marta che avevo finito per considerare Taisha il mio nome segreto. Con tono aspro che immediatamente dissimulò dietro un sorriso benevolo, mi bombardò con una serie di affermazioni impostate, dissimulate in più domande. Non sei dell'Arizona? Cominciò. Le risposi sinceramente, cosa insolita per me, abituata com'ero a essere diffidente con le persone, specialmente con gli estranei. Mi sono trasferita in Arizona l'anno scorso per lavoro. Non puoi avere più di 20 anni. Compio 21 anni fra un paio di mesi. Hai un leggero accento, non sembri americana, anche se non riesco a definire esattamente la tua nazionalità. Sono americana, ma da bambina ho vissuto in Germania, dissi. Mio padre è americano e mia madre ungherese. Sono andata via da casa ai tempi del college e non ci sono più tornata, perché non voglio più avere niente a che fare con la mia famiglia. Devo arguire che non ci andavi d'accordo. No, mi sentivo una miserabile, non vedevo l'ora di andarmene. Sorrise e annuì, come se il sentimento della fuga le fosse familiare. Sei sposata? Chiese la donna. No, non ho nessuno al mondo. Lo dissi con quel tocco di autocommiserazione che avevo sempre, ogni volta che parlavo di me. Non fece alcun commento, ma parlò con calma e precisione, come se avesse voluto mettermi a mio agio e al tempo stesso fornirmi, con ogni frase, più informazioni che poteva su di sé. Mentre parlava, misi le matite da disegno nella custodia, ma senza distogliere gli occhi da lei. Non volevo darle l'impressione che non la stessi ascoltando. Ero figlia unica ed entrambi i miei genitori sono morti ora, disse. La famiglia di mio padre è messicana di Oaxaca, ma la famiglia di mia madre è americana di origine tedesca. Sono dell'estremo est, ma ora vivono a Phoenix. Sto giusto tornando dal matrimonio di uno dei miei cugini. Anche lei vive a Phoenix? Chiesi. Ho vissuto metà della mia vita in Arizona e l'altra metà in Messico, rispose. Ma negli ultimi anni la mia casa è stata nello stato di Sonora, in Messico. Cominciai a chiudere la cartella portadisegni. Incontrare e parlare con questa donna mi aveva così frastornata che sapevo che non sarei più riuscita a lavorare per quel giorno. Ho viaggiato anche in Oriente, disse, ricatturando la mia attenzione. Lì ho imparato l'agopuntura, le tecniche di guarigione e le arti marziali. Ho perfino vissuto qualche anno in un tempio buddista. Davvero? La guardai negli occhi. Aveva lo sguardo di chi ha meditato a lungo. Era fiero, eppure calmo. Sono molto interessata all'Oriente, dissi, specialmente al Giappone. Anch'io ho studiato il buddismo e le arti marziali. Davvero? Disse facendomi eco. Vorrei poterti dire il mio nome buddista, ma i nomi segreti non dovrebbero venire rivelati, tranne che nelle circostanze adatte. Io le ho rivelato il mio nome segreto, dissi, stringendo le cinghie della mia cartella. Sì, Taisha, è vero, e questo significa molto per me, disse con serietà ingiustificata. Tuttavia, adesso c'è tempo solo per le presentazioni.
È venuta con l'auto? Chiesi, scandagliando la zona per cercare di scorgerla. Stavo giusto per farti la stessa domanda, disse. Ho parcheggiato circa mezzo chilometro più indietro, su una strada sterrata a sud di qui. La sua dov'è? La tua macchina è una Chevrolet bianca? Chiese Allegra. Sì, beh, la mia è proprio accanto, ridacchiò, come se avesse detto qualcosa di buffo. Fui sorpresa di trovare la sua risata così irritante. Ora devo andare, dissi. È stato un piacere conoscerla. Arrivederci. Mi incamminai verso la macchina, pensando che la donna sarebbe rimasta a guardare il paesaggio. Non salutiamoci di già, protestò. Ti accompagno, camminiamo insieme. In confronto ai miei 50 chili, la donna era come un immenso macigno. Aveva una vita rotonda e possente. Proiettava la sensazione di poter essere benissimo obesa, ma non lo era. Posso farle una domanda personale, signora Grau? Dissi, giusto per rompere quel silenzio imbarazzante. Si fermò e mi si mise davanti. Non sono la signora di nessuno, scattò. Sono Clara Grau. Puoi chiamarmi Clara. E sì, chiedimi pure tutto quello che vuoi. Mi sembra di capire che tu non sia una sostenitrice dell'amore o del matrimonio, commentai, reagendo al suo tono. Per un attimo mi rivolse uno sguardo che metteva paura, ma lo addolcì istantaneamente. Senz'altro non sono una sostenitrice della schiavitù, disse, ma non solo per le donne. Ora cos'è che stavi per chiedermi? La sua reazione fu così inattesa che persi il filo di ciò che stavo per domandare e rimasi imbarazzata a fissarla. Cosa ti ha spinto a venire fin qua giù, in questo posto in particolare? Chiesi frettolosamente. Sono venuta qui perché questo è un luogo di energia. Indicò le formazioni di lava in lontananza. Quelle montagne sono scaturite un tempo dal cuore della terra, come sangue. Ogni volta che sono in Arizona faccio sempre una deviazione per venire qui. Questo posto emana una particolare energia della terra. Ora lascia che ti faccia la stessa domanda. Tu perché lo hai scelto? Ci vengo spesso, è il mio posto preferito per disegnare. Non intendevo fare una battuta, ma lei scoppiò a ridere. Questo è il dettaglio decisivo, esclamò. Poi continuò con tono più tranquillo. Sto per chiederti di fare una cosa che potrai considerare strana o addirittura folle, però stammi a sentire. Vorrei che fossi mia ospite per qualche giorno. Alzai la mano per ringraziarla e dire no, ma lei mi spinse a riconsiderare la proposta. Mi assicurò che il nostro comune interesse per l'Oriente e le arti marziali garantivano un serio scambio di idee. Dove vivi esattamente? Chiesi. Vicino alla città di Nagoya. Ma è più di 400 miglia da qui. Sì, è una bella distanza, ma è un posto talmente bello e tranquillo che sono sicura ti piacerebbe. Rimase in silenzio per un momento, come per aspettare la mia risposta. E poi ho la sensazione che non hai nulla di particolare da fare al momento, continuò, e che non sei riuscita a pensare a nulla che vorresti fare. Beh, questo potrebbe essere proprio ciò che aspettavi. Aveva ragione sul fatto che ero completamente senza programmi nella vita. Mi ero appena presa una vacanza dal mio impegno di segretaria per riprendere i miei lavori artistici, ma di certo non avevo il minimo desiderio di andare ospite da qualcuno. Mi guardai intorno, esplorando il terreno, in cerca di qualcosa che mi desse un suggerimento sul da farsi. Non ero mai riuscita a spiegarmi dove avessi preso l'idea che si può ottenere aiuto o indicazioni da ciò che ci sta intorno. Anche se di solito mi aiutavo in questo modo, avevo un metodo, uscito chissà da dove, per mezzo del quale trovavo spesso opportunità che prima mi erano sconosciute. Di solito lasciavo vagare i pensieri mentre fissavo l'orizzonte a sud, sebbene non avessi idea del perché scegliessi sempre il sud. Dopo alcuni minuti di silenzio mi arrivavano ogni volta delle intuizioni che mi aiutavano a
decidere cosa fare o come procedere in una particolare situazione. Fissai lo sguardo sull'orizzonte mentre camminavamo e improvvisamente vidi lo stato d'animo della mia vita disteso davanti a me, come il deserto sterile. Posso dire in tutta sincerità che sebbene sapessi che tutta l'Arizona meridionale, un poco della California e metà dello stato messicano di Sonora costituiscono il deserto di Sonora, non mi ero mai resa conto di quanto fosse solitaria e sperduta quella terra desolata. Ci volle solo un istante perché accusassi il pieno impatto del capire che la mia vita era vuota e arida come quel deserto. Avevo rotto con la famiglia e non ne avevo una mia. Non avevo neanche nessuna prospettiva per il futuro. Non avevo un lavoro. Mi ero mantenuta grazie a una piccola eredità ricevuta dalla zia, da cui avevo preso il nome, ma quell'entrata si era prosciugata. Ero completamente sola al mondo. La sconfinata vastità che si estendeva tutto intorno, aspra e indifferente, evocò in me un senso travolgente di autocommiserazione. Sentivo il bisogno di amici, di qualcuno che rompesse la solitudine della mia vita. Sapevo che sarebbe stato folle accettare l'invito di Clara e tuffarmi in una situazione ignota di cui non avevo il controllo. Ma c'era qualcosa nella schiettezza dei suoi modi e nella sua vitalità fisica che stimolava al tempo stesso la mia curiosità e un senso di rispetto. Mi ritrovai ad ammirare e perfino a invidiare la sua bellezza, la sua forza. Pensai che era una donna molto affascinante e forte, indipendente, sicura di sé, indifferente, eppure non dura né priva di umorismo. Possedeva le esatte qualità che avevo sempre desiderato per me, ma era soprattutto la sua presenza che sembrava dissipare la mia desolazione. Riempiva di energia lo spazio intorno, lo rendeva vibrante, colmo di infinite possibilità. Eppure era una mia irrinunciabile politica quella di non accettare mai inviti a casa della gente e tantomeno da parte di persone appena conosciute in mezzo al deserto. A Tucson abitavo in un piccolo appartamento e accettare inviti significava doverli ricambiare, una cosa per cui non ero preparata. Rimasi immobile per un momento, non sapendo da che parte girarmi. Per piacere, dimmi che verrai, mi esortò Clara. Significa molto per me. Va bene, penso che potrei venire, dissi con incertezza, anche se avrei voluto dire esattamente il contrario. Mi guardò estasiata e io dissimulai immediatamente il mio panico con una convivialità che ero lontana dal provare. Mi farà bene cambiare aria, dissi. Sarà un'avventura. Annuì in approvazione. Non te ne pentirai, disse con un'aria di confidenza che mi aiutò a scacciare ogni dubbio. Potremmo allenarci insieme nelle arti marziali. Fece alcuni movimenti improvvisi con la mano e al tempo stesso aggraziati e potenti. Mi sembrava impossibile che quella donna così robusta potesse essere tanto agile. Che stile di arte marziale hai studiato in particolare in Oriente? Chiesi, notando che aveva adottato con disinvoltura la posizione di un combattente con il bastone lungo. In Oriente ho studiato tutti gli stili e nessuno in particolare, ribatté, con solo un accento di sorriso. Quando saremo a casa sarò felice di darti una dimostrazione. Facemmo il resto del cammino in silenzio. Raggiunto il luogo dove erano parcheggiate le macchine, chiusi la mia attrezzatura nel bagagliaio e aspettai che Clara dicesse qualcosa. Beh, avviamoci, disse. Faccio strada. Guidi veloce o piano, Taisha? A passo d'uomo. Anch'io. Vivere in Cina mi ha guarita dalla fretta. Posso farti una domanda sulla Cina, Clara? Certo, ti ho già detto che puoi chiedermi tutto quello che vuoi senza prima chiedere il permesso. Devi essere stata in Cina prima della seconda guerra mondiale, vero? Oh sì, è passata una vita. Devo dedurre che non sei mai stata nella Cina continentale. No, solo a Taiwan e in Giappone.
Naturalmente, le cose erano differenti prima della guerra, rifletté Clara. La linea con il passato era ancora intatta, ora tutto è reciso. Senza sapere il perché, provai il timore di chiederle a cosa si riferisse con la sua affermazione e le domandai invece quanto sarebbe durato il viaggio fino a casa sua. Clara fu vaga in maniera inquietante, mi avvisò solo di tenermi pronta a un viaggio arduo. Poi addolcì il suo tono e aggiunse che trovava il mio coraggio estremamente gratificante. Seguire con tanta disinvoltura una sconosciuta, disse, è completamente folle o tremendamente audace. Di solito sono molto prudente, spiegai, ma questa volta non sono proprio me stessa. Era la verità, e più ragionavo sul mio inspiegabile comportamento, più aumentava il mio disagio. Per piacere, raccontami qualcos'altro su di te, mi chiese in maniera accattivante, come se volesse mettermi a mio agio, si avvicinò alla portiera della mia macchina. Mi trovai di nuovo a dar le informazioni veritiere su me stessa. Mia madre è ungherese, ma proviene da un'antica famiglia austriaca, dissi. Conobbe mio padre in Inghilterra durante la seconda guerra mondiale, quando tutti e due lavoravano in un ospedale da campo. Dopo la guerra si trasferirono negli Stati Uniti e poi in Sudafrica. Perché in Sudafrica? Mia madre voleva stare con i suoi parenti che vivevano là. Hai fratelli o sorelle? Ho due fratelli che hanno un anno di differenza tra loro. Il maggiore adesso ha 26 anni. I suoi occhi erano puntati su di me, con una confidenza inusitata. Scaricai il fardello dei sentimenti dolorosi che avevo tenuto rinchiusi per tutta la vita. Le dissi che ero cresciuta sola. I miei fratelli non mi avevano mai dato attenzione perché ero una ragazza. Quando ero piccola mi legavano con una corda e mi lasciavano attaccata a un palo come un cane, mentre loro correvano per il cortile e giocavano a pallone. Tutto quello che facevo era tirare la corda e guardarli mentre si divertivano. In seguito, quando fui più grande, cominciai a rincorrerli, ma ormai loro avevano tutti e due la bicicletta e non riuscivo mai a stargli dietro. Quando mi lamentavo con mia madre, la sua risposta abituale era che i ragazzi sono ragazzi e che dovevo giocare con le bambole e aiutare in casa. Tua madre ti ha allevata nella tradizionale maniera europea, disse. Lo so, ma non è una consolazione. Sembrava che non avessi più modo di smettere di raccontare a questa donna la mia vita. Le dissi che mentre i miei fratelli viaggiavano e in seguito se ne andarono al college, io dovetti rimanere a casa. Desideravo avventure come tutti gli adolescenti, ma secondo mia madre le ragazze dovevano imparare a rifare i letti e a stirare. Era già un'avventura prendersi cura di una famiglia, diceva sempre. Le donne erano nate per obbedire. Sull'orlo delle lacrime rivelai a Clara che fin dove arrivavano i miei ricordi avevo sempre avuto tre padroni, mio padre e i miei due fratelli. Suona come un incubo, osservò Clara. Era terribile. Me ne sono andata da casa per allontanarmi il più possibile da loro, dissi, e per trovare l'avventura, anche se finora non ho incontrato molto divertimento ed eccitazione. Credo proprio di non essere stata educata per essere felice e col cuore leggero. Descrivere la mia vita a una completa estranea mi aveva resa estremamente ansiosa. Ammutolii e guardai Clara aspettando una reazione che potesse alleviare la mia ansia o che l'aumentasse al punto da farmi cambiare l'idea di andarmene con lei. Beh, sembra che ci sia una sola cosa che tu sappia fare bene. Quindi tanto vale che cerchi di trarne il massimo vantaggio, disse. Pensavo si riferisse al fatto che sapevo disegnare o dipingere, ma con mia totale delusione aggiunse: tutto quello che sai fare è dispiacerti per te stessa. Serrai le dita e strinsi la maniglia della portiera. Non è vero, protestai. Chi sei tu per dirlo? Scoppiò a ridere e scosse la testa. Tu e io siamo molto simili, disse. Ci hanno insegnato a essere passive, ossequiose e ad adattarci a ogni situazione, ma dentro ribolliamo.
Siamo come un vulcano pronto all'eruzione e quello che ci rende ancora più frustrate è che non abbiamo sogni o aspettative, tranne quella di trovare un giorno l'uomo giusto che ci tiri fuori dalla nostra miserevole condizione. Mi lascio senza parole. Beh, ho ragione, continuava a chiedere. Sii onesta, ho ragione. Strinsi i pugni, preparandomi a contraddirla. Clara sorrise con calore, sprizzando vigore e un senso di benessere che mi fecero sentire di non aver bisogno di mentire o di dover nascondere i miei sentimenti. Sì, hai fatto centro, ammisi. Devo riconoscere che la sola cosa che dava significato alla mia arida esistenza, a parte l'arte, era la vaga speranza che un giorno avrei incontrato un uomo che mi avrebbe capita e apprezzata per la speciale persona che ero. Forse la tua vita cambierà in meglio, disse in tono di promessa. Salì in macchina e mi fece segno con la mano di seguirla. Mi resi conto che non mi aveva chiesto se avessi il passaporto o vestiti e soldi a sufficienza o altri impegni. La cosa non mi spaventò né mi scoraggiò. Non ne avevo motivo. Ma levando il freno a mano e cominciando a muovermi, fui certa di aver fatto la scelta giusta. Forse la mia vita stava per cambiare. Dopo più di 3 ore di guida continua, ci fermammo per pranzare nella città di Guaymas. Mentre aspettavamo l'ordinazione, guardai fuori dalla finestra la stretta strada che costeggiava la baia. Un gruppo di ragazzi senza camicia prendeva a calci una palla. Degli operai stavano posando dei mattoni in un cantiere, mentre altri facevano la pausa di mezzogiorno, appoggiati a pile di sacchi di cemento ancora chiusi, sorseggiando acqua minerale dalle bottiglie. Non riuscivo a non pensare che in Messico tutto sembrava eccessivamente rumoroso e polveroso. In questo ristorante servono una zuppa di tartaruga squisita, disse Clara, catturando di nuovo la mia attenzione. Proprio in quel momento una cameriera gentile con un dente d'argento posò le ciotole di zuppa sul tavolo. Clara scambiò educatamente 2 parole di fretta con lei in spagnolo, prima che servisse altri clienti. Non l'ho mai assaggiata, dissi, prendendo il cucchiaio ed esaminandolo per controllare se era pulito. Preparati a una vera e propria goduria, disse Clara, osservandomi lucidare il cucchiaio con un tovagliolo di carta. Assaggiai riluttante. I pezzetti di carne bianca che galleggiavano nella crema al pomodoro erano in effetti deliziosi. Dopo alcune cucchiaiate chiesi: Dove prendono le tartarughe? Clara indicò fuori della finestra. Proprio nella baia. Un bell'uomo di mezza età, seduto nel tavolo accanto al nostro, si voltò verso di me e mi fece l'occhiolino. Il suo gesto, pensai, sembrava più un tentativo di essere gentile che un'allusione sessuale. Si chinò verso il nostro tavolo, come se ci fossimo rivolte a lui. La tartaruga che state mangiando era una di quelle grosse, disse in un inglese accentato. Clara mi guardò e inarcò un sopracciglio, come se non potesse capacitarsi dell'audacia dello sconosciuto. Questa tartaruga era grande abbastanza per una dozzina di persone affamate, proseguì l'uomo. Catturano le tartarughe in mare aperto. Ci vogliono diverse persone per tirarle a bordo. Suppongo che le arpionino come balene, osservai. L'uomo avvicinò agilmente la sedia al nostro tavolo. No, credo che usino delle grosse reti, disse. Poi le stordiscono a bastonate, prima di praticare un taglio longitudinale sulla pancia. In quel modo la carne non diventa troppo dura. Il mio appetito svanì. L'ultima cosa che desideravo era che uno sconosciuto insensibile e chiacchierone si sedesse con noi, eppure non sapevo come gestire la situazione. Visto che si parla di cibo locale, devo informarvi anche che Guaymas è rinomata per i suoi gamberi giganti, continuò l'uomo, con un sorriso disarmante. Lasciate che ve ne ordini 2 piatti. Ci ho già pensato io,
disse Clara tagliente. Proprio in quell'istante la cameriera tornò portando un piatto di gamberi più grossi che avessi mai visto. Ce n'era per un banchetto, certamente molti di più di quanti Clara e io avremmo potuto mangiarne, indipendentemente da quanto fossimo affamate. Il nostro indesiderato compagno mi guardò, attendendo un invito. Fossi stata sola, sarebbe riuscito ad appiccicarsi contro la mia volontà, ma Clara aveva piani diversi e reagì in maniera decisa. Saltò su con un'agilità felina, incombendo sull'uomo e guardandolo dritto negli occhi. Sparisci, cialtrone, gridò in spagnolo. Come ti permetti di sederti al nostro tavolo? Mia nipote non è una puttana da scopare. Il suo atteggiamento era così impressionante e il suo tono di voce così scioccante che tutto nella stanza si fermò. Tutti gli occhi erano rivolti al nostro tavolo. L'uomo si fece piccolo piccolo in modo così pietoso che mi dispiacque per lui. Scivolò via dalla sedia e sgattaiolò fuori dal ristorante. Lo so che sei stata addestrata a lasciarti fare dagli uomini quello che vogliono, solo perché sono uomini, mi disse Clara, dopo essersi seduta di nuovo. Sei sempre stata carina con gli uomini e loro ti hanno munta di tutto quello che avevi. Non sai che si nutrono dell'energia delle donne? Ero troppo imbarazzata per discutere con lei, mi sentivo gli sguardi addosso. Li lasci fare quello che vogliono, perché ti senti dispiaciuta per loro, continuò Clara. Nel profondo del tuo cuore cerchi disperatamente di prenderti cura di un uomo, uno qualsiasi. Se quell'idiota fosse stata una donna, tu stessa non le avresti mai permesso di sedersi. Il mio appetito si era guastato senza rimedio. Divenni torva e pensosa. Vedo che ho colpito un punto dolente, disse Clara, con un sorrisetto. Hai fatto una scenata, sei stata rude, dissi in tono di rimprovero. Senz'altro, rispose ridendo, ma l'ho anche spaventato a morte. Il suo viso era così aperto e sembrava così contenta che alla fine dovetti ridere, ricordandomi quanto l'uomo fosse rimasto scosso. Sono proprio uguale a mia madre, borbottai. È riuscita a rendermi un coniglio quando si tratta di uomini. Appena data voce a questo pensiero, la mia depressione svanì e mi ritornò la fame. Ripulii quasi tutto il piatto di gamberi. Non c'è sensazione paragonabile all'intraprendere qualcosa di nuovo con la pancia piena, dichiarò Clara. Una fitta di paura mi bloccò i gamberi sullo stomaco. A causa di tutta quell'eccitazione non mi era venuto in mente di chiedere a Clara della sua casa. Magari era una baracca, come quelle che avevo appena visto attraversando le varie città messicane. Che cosa avrei mangiato? Forse questo era il mio ultimo buon pasto. Avrei potuto bere dell'acqua. Mi vidi già in preda ad alcuni problemi intestinali. Non sapevo come chiedere a Clara della mia sistemazione senza sembrare offensiva o ingrata. Mi guardò con occhio critico, sembrava avvertire la mia agitazione. Il Messico è un posto duro, disse. Non puoi abbassare la guardia neanche per un momento, ma ti ci abituerai. La parte settentrionale è anche più aspra del resto del paese. La gente si affolla verso nord in cerca di lavoro o vi sosta prima di attraversare il confine con gli Stati Uniti. Arrivano a treni carichi. Alcuni rimangono, altri si spostano verso l'interno, dentro i carri merci, per lavorare nelle immense aziende agricole di proprietà delle imprese private. Ma non c'è abbastanza cibo o lavoro per tutti, quindi la maggior parte finisce a lavorare come braceros negli Stati Uniti. Finii la zuppa fino all'ultima goccia, poiché mi sarei sentita in colpa ad avanzarne. Dimmi di più su questa zona, Clara. Tutti gli indiani qui sono yaqui, che sono stati ricollocati a Sonora dal governo messicano. Vuoi dire che non sono sempre vissuti qui? Questa è la loro terra ancestrale, disse Clara, ma negli anni 20 e 30 furono strappati da essa e inviati a decine di migliaia nel Messico centrale. Poi, verso la fine degli anni 40,
li riportarono nel deserto di Sonora. Clara versò un po' d'acqua minerale nel suo bicchiere, poi riempì il mio. È duro vivere nel deserto, disse. Come hai visto durante il viaggio, la terra è aspra e inospitale. Eppure gli indiani non hanno avuto altra scelta che stabilirsi intorno ai resti di quello che una volta era il Rio Yaqui. Qui, in tempi antichi, gli indiani originari costruirono le loro città sacre e vi vissero per centinaia d'anni, fino all'avvento degli spagnoli. Passeremo vicino a queste città? Chiesi. No, non abbiamo tempo. Voglio arrivare a Navoia prima che sia buio. Forse un giorno potremo fare un viaggio per visitare questi luoghi sacri. Perché sacri? Perché per gli indiani la posizione di ogni città lungo il corso del fiume corrisponde a un luogo del loro mondo mitico, come le montagne di lava in Arizona. Questi posti sono luoghi di potere. Gli indiani hanno una mitologia molto ricca. Credono di poter entrare e uscire da un mondo di sogno nel giro di un istante. Vedi, il loro concetto di realtà non è come il nostro. Stando ai miti Yaqui, queste città esistono anche nell'altro mondo, proseguì Clara, ed è da questo regno etereo che essi ricevono il loro potere. Si definiscono il popolo senza ragione, per distinguersi da noi, il popolo con la ragione. Che tipo di potere ricevono? Chiesi. La loro magia, la loro stregoneria, la loro conoscenza. Tutto questo proviene direttamente da quel mondo di sogno e quel mondo viene descritto nelle loro leggende e nelle loro storie. Gli indiani Yaqui hanno una tradizione orale ricca e vasta. Mi guardai intorno. Il ristorante era affollato. Mi chiesi quali delle persone sedute ai tavoli fossero indiane e, ammesso che ce ne fossero, quali messicane. Alcuni degli uomini erano alti e asciutti, altri bassi e tarchiati. Tutti avevano un aspetto straniero per me. Mi sentivo segretamente superiore e nettamente fuori luogo. Clara finì i suoi gamberi, anche il riso e i fagioli. Mi sentivo scoppiare, ma nonostante le mie proteste insistette per ordinare crème caramel come dessert. È meglio che tu ti riempia, disse facendomi l'occhiolino. Non puoi sapere quando mangerai di nuovo o cosa mangerai. Qui in Messico mangiamo sempre quello che passa il convento. Sapevo che mi stava stuzzicando, eppure avvertii un fondo di verità nelle sue parole. In precedenza, sulla strada, avevo visto la carcassa di un asino investito da una macchina. Sapevo che nelle zone rurali mancavano i frigoriferi e quindi la gente mangiava qualsiasi carne disponibile. Non potevo fare a meno di chiedermi in cosa sarebbe consistito il mio prossimo pasto. Decisi, silenziosamente, di limitare la mia visita a Clara soltanto a un paio di giorni. In tono più serio, Clara continuò. Le cose sono andate di male in peggio qui per gli indiani. Quando il governo costruì una diga come parte di un piano idroelettrico, alterò il corso del Rio Yaqui così drasticamente che la gente dovette fare i bagagli e trasferirsi altrove. La durezza di un'esistenza simile cozzava con lo stile di vita a cui ero abituata, nel quale c'erano sempre cibo e comodità a sufficienza. Mi chiesi se il fatto di essere venuta in Messico non fosse espressione del mio profondo desiderio di completo cambiamento. Per tutta la vita avevo cercato l'avventura, eppure adesso che mi ci trovavo avevo il terrore dell'ignoto. Presi una cucchiaiata di crème caramel e scacciai dalla mente la paura che mi era cresciuta dentro da quando avevo incontrato Clara nel deserto dell'Arizona. Ero contenta di stare in sua compagnia. Al momento ero sazia di gamberi giganti e zuppa di tartaruga e, anche se, come la stessa Clara aveva suggerito, questo avrebbe potuto essere l'ultimo buon pasto, decisi che avrei dovuto fidarmi di lei e permettere all'avventura di fare il suo corso.
Clara insistette per pagare il conto. Facemmo il pieno di benzina e ci mettemmo di nuovo in marcia. Dopo diverse altre ore di guida arrivammo a Navoia. Non ci fermammo, attraversammo soltanto la città, lasciando poi l'autostrada panamericana per voltare su una strada ghiaiosa in direzione est. Era metà pomeriggio. Non mi sentivo affatto stanca. In effetti il resto del viaggio era stato piacevole. Più scendevamo a sud, più un senso di felicità e benessere rimpiazzavano il mio abituale stato nevrotico, costantemente depresso. Dopo oltre un'ora di guida a sobbalzi, Clara abbandonò la strada e mi fece segno di seguirla. Guidando su terreno duro, costeggiammo un alto muro ricoperto sulla sommità da una rigogliosa buganvillea. Parcheggiammo in uno spiazzo di terra battuta alla fine del muro. Qui è dove vivo, mi comunicò scendendo dall'auto. Mi avvicinai. Aveva l'aria stanca. Sei fresca come quando siamo partite, commentò. Ah, le meraviglie della gioventù. Al di là del muro, completamente nascosta da alberi e fitti cespugli, si ergeva una casa enorme, col tetto di tegole, finestre con le sbarre e diversi balconi. Sbalordita, seguii Clara, oltre un cancello di ferro battuto, attraverso un patio di mattoni e un portale di legno massiccio, fin al retro della casa. Il pavimento di cotto dell'ingresso, fresco e vuoto, accentuava la severità delle pareti imbiancate e delle travi di legno bruno del soffitto. Oltrepassammo l'ingresso ed entrammo in un vasto salone. Le pareti bianche erano bordate di magnifiche piastrelle dipinte. 2 divani beige immacolati e 4 poltrone erano sistemate in gruppo intorno a un pesante tavolo da caffè di legno, su cui c'erano alcune riviste aperte, in inglese e spagnolo. Ebbi l'impressione che qualcuno fosse stato lì solo un momento prima, seduto su una delle poltrone, ma che si fosse allontanato in fretta e furia quando noi eravamo entrate dalla porta posteriore. Che te ne pare della mia casa? Chiese Clara raggiante. È fantastica, dissi. Chi poteva pensare che ci potesse essere una casa del genere qua giù, così isolata da tutto? Poi il mio io invidioso fece capolino e mi sentii completamente a disagio. Era il tipo di casa che avevo sempre sognato di possedere e sapevo che non sarei mai stata in grado di permettermi. Non immagini quanto tu sia vicina al vero, definendola fantastica, disse. Tutto quello che posso dirti è che questa casa, come le montagne di lava che abbiamo visto stamattina, è imbevuta di potere. Un potere silenzioso e meraviglioso la percorre come una corrente elettrica che corre attraverso i fili. Nell'udire questo accadde una cosa inspiegabile. La mia invidia svanì totalmente con l'ultima parola che lei pronunciò. Ora ti faccio vedere la tua stanza, annunciò. Stabilirò anche alcune regole di base che dovrai osservare mentre sei mia ospite. Puoi usare ed esplorare ogni parte della casa che si trova a destra e dietro a questo salone, compresi i terreni, ma non devi entrare in nessuna delle stanze da letto, tranne la tua, ovviamente. Lì puoi fare tutto ciò che vuoi. Puoi anche rompere gli oggetti per un attacco di rabbia o adorarli in uno slancio di affetto. All'ala sinistra della casa, invece, non hai accesso in nessun momento, in nessun modo, misura o forma, quindi stanne fuori. Ero scioccata dalla sua bizzarra richiesta, eppure le assicurai che comprendevo perfettamente e che avrei rispettato i suoi desideri. In realtà pensavo che la sua richiesta fosse rude e arbitraria. In effetti, più mi ammoniva di stare alla larga da certe parti della casa, più stimolava la mia curiosità di vederle. Clara sembrò aver pensato qualcos'altro e aggiunse: Naturalmente puoi usare il salone, puoi anche dormire qui sul divano se sei troppo stanca o pigra per andare fino in camera tua.
Un'altra parte a cui non puoi accedere, invece, sono i terreni davanti alla casa e anche l'entrata principale. Adesso è sbarrata, quindi entra sempre dalla porta posteriore. Clara non mi lasciò il tempo di rispondere. Mi fece strada, attraverso un lungo corridoio, oltrepassando diverse porte chiuse, che spiegò erano camere e quindi mi erano precluse, fino a una grande stanza da letto. La prima cosa che notai, entrando, fu il lettone di legno decorato in maniera elaborata. Era coperto da un bel copriletto bianco fatto all'uncinetto. Vicino a una finestra, sul muro che dava sul retro della casa, c'erano uno scaffale di mogano intagliato, zeppo di oggetti d'antiquariato, vasi e statuine, scatole di smalto e coppette. Sull'altra parete c'era un armadio in stile che Clara aprì. Dentro erano appesi vestiti d'epoca, da donna, soprabiti, cappelli, scarpe, ombrellini, bastoni da passeggio, tutto sembrava scelto con grande gusto. Prima che potessi chiederle dove avesse preso tutta quella bella roba, Clara chiuse le ante. Sentiti libera di usare tutto quello che desideri, disse. Questi sono i tuoi vestiti e questa è la tua stanza, fintanto che rimarrai in questa casa. Poi diede un'occhiata dietro di sé, come se ci fosse qualcun altro, e aggiunse: E chi può dire per quanto tempo sarà? Sembrava alludere a una lunga ospitalità. Sentii le mani che mi sudavano quando le dissi goffamente che al massimo sarei potuta rimanere solo per pochi giorni. Clara mi assicurò che sarei stata perfettamente al sicuro lì con lei, molto più al sicuro, in effetti, che da qualsiasi altra parte. Aggiunse che sarebbe stata una pazzia da parte mia sciupare questa opportunità di ampliare la mia conoscenza. Devo cercarmi un lavoro, dissi come scusa. Non ho più soldi. Non preoccuparti dei soldi, disse. Ti presterò tutti quelli che ti servono, o te li darò. Non è un problema. La ringraziai per l'offerta, ma la informai che ero stata educata secondo il principio che accettare i soldi da sconosciuti fosse alquanto sconveniente, indipendentemente dalle più buone intenzioni. Mi rintuzzò dicendo: Credo che il punto, Taisha, sia che ti sei arrabbiata quando ti ho chiesto di non usare la parte sinistra della casa e l'entrata principale. So che hai avuto la sensazione che io sia stata arbitraria ed eccessivamente misteriosa. Così ora non vuoi rimanere più di un giorno o due. Forse pensi anche che io sia una vecchia eccentrica, con le rotelle fuori posto. No, no, Clara, non è per quello. Devo pagare l'affitto. Se non trovo un lavoro, non avrò soldi e accettare soldi da chiunque è fuori questione per me. Vuoi dire che non ti sei offesa per la mia richiesta di evitare certe parti della casa? Certo che no. Non ti è venuta la curiosità di sapere perché te l'ho chiesto? Sì, sono curiosa. Beh, la ragione è che in quella parte della casa vivono altre persone. Tu hai parenti, Clara? Sì, siamo una famiglia numerosa. In effetti qui vivono due famiglie. Sono famiglie numerose, tutte e due? Sì, ognuna ha 8 membri, 16 persone in tutto. Vivono tutti nella parte sinistra della casa? In tutta la mia vita non avevo mai sentito di una così strana organizzazione. No, solo 8 vivono lì. Gli altri sono la mia famiglia più diretta e vivono con me nella parte destra. Tu sei mia ospite, quindi devi rimanere nella parte destra. È molto importante che tu lo capisca. Può essere insolito, ma non è incomprensibile. Mi stupii del potere che aveva su di me. Le sue parole calmavano le mie emozioni, ma non la mia mente. Capii allora che per reagire consapevolmente in ogni circostanza avevo bisogno di una combinazione delle due cose, una mente allarmata ed emozioni alterate. Altrimenti rimanevo passiva, aspettando che il successivo impulso esterno mi sviasse.
Stare con Clara mi aveva fatto capire che nonostante asserissi il contrario, nonostante il mio sforzo di essere indipendente, ero totalmente incapace di pensare con chiarezza e di prendere decisioni autonomamente. Clara mi rivolse uno sguardo molto particolare, come se stesse seguendo i miei pensieri inespressi. Cercai di mascherare la mia confusione, dicendo frettolosamente: La tua casa è stupenda, Clara. È molto vecchia? Naturalmente, disse, ma non spiegò se intendeva dire che era una casa stupenda o che era molto vecchia. Aggiunse con un sorriso: Ora che hai visto la casa, anzi mezza casa, dobbiamo occuparci di una piccola questione. Prese una torcia da uno stipetto, una giacca cinese imbottita da un armadio e un paio di scarpe da montagna. Mi disse che avrei dovuto metterle dopo aver mangiato un boccone, perché saremmo andate a fare una passeggiata. Siamo appena arrivate, protestai. Non è quasi buio? Sì, ma voglio portarti in un punto panoramico sulle colline dove puoi vedere tutta la casa e i terreni. È meglio guardare la casa per la prima volta a quest'ora del giorno. Tutti l'abbiamo vista la prima volta al crepuscolo. Chi intendi con abbiamo? Chiesi. Le 16 persone che vivono qui, ovviamente. Tutti noi facciamo esattamente le stesse cose. Fate tutti lo stesso mestiere? Chiesi, incapace di nascondere la mia sorpresa. No, santo cielo, disse, portandosi la mano sul viso mentre rideva. Voglio dire che qualunque cosa sia obbligato a fare uno di noi, devono farla anche tutti gli altri. Ognuno di noi ha dovuto vedere la casa e i terreni per la prima volta al crepuscolo, quindi quella è l'ora in cui anche tu devi vederla. Perché includi anche me in questa storia, Clara? Diciamo solo per ora che è perché sei mia ospite. Incontrerò i tuoi parenti più avanti? Arriverai a conoscerli tutti, mi assicurò. Al momento non c'è nessuno in casa, tranne noi due e un cane da guardia. Sono partiti? Esattamente, sono tutti partiti per un lungo viaggio e io sono qui di guardia alla casa insieme al cane. Per quando ti aspetti che ritornino? È questione di settimane, forse anche mesi. Dove sono andati? Siamo sempre in movimento, a volte sono io a partire per mesi e qualcun altro rimane a guardare la proprietà. Stavo per chiederle di nuovo dove fossero andati, ma lei rispose prima che formulassi la domanda. Sono andati tutti in India. Tutti e 15? Chiesi incredula. Notevole, eh? Costerà una fortuna. Lo disse con un tono di voce che era una tale caricatura dei miei sentimenti di invidia che dovetti ridere a dispetto di me stessa. Poi mi venne in mente che non sarebbe stato prudente restare sola in una casa isolata e vuota, con Clara come unica compagnia. Siamo sole, ma non c'è nulla di cui aver paura in questa casa, disse con curiosa finalità. Tranne forse del cane. Quando torniamo dalla passeggiata te lo faccio conoscere. Dovrai essere molto calma quando lo incontrerai. Lui ti vedrà dentro e attaccherà se avvertirà ostilità o paura da parte tua. Ma io ho paura, sbottai. Cominciavo già a tremare. Ho odiato i cani sin da bambina, da quando uno dei Doberman di mio padre mi saltò addosso gettandomi a terra. Non mi aveva morso in realtà, ma solo ringhiato e mostrato i denti aguzzi. Avevo gritato aiuto perché ero troppo terrorizzata per muovermi. Ebbi così paura che me la feci addosso. Ricordo ancora come i miei fratelli mi presero in giro quando mi videro in quelle condizioni, dandomi della bambina che doveva mettere i pannolini. Anche a me non piacciono i cani, disse Clara, ma quello che abbiamo noi non è veramente un cane, è qualcos'altro. Aveva acceso il mio interesse, ma questo non scacciò il mio senso di inquietudine. Se prima vuoi rinfrescarti, ti accompagno ai bagni, giusto nel caso che il cane sia qua in giro, disse. Annui, ero stanca e irritabile. L'impatto del lungo viaggio mi aveva alla fine raggiunta.
Volevo lavarmi la faccia dalla polvere della strada, pettinarmi i capelli aggrovigliati e appesantiti. Passammo per un altro corridoio, poi fuori sul retro. C'erano due piccoli edifici a una certa distanza dalla casa principale. Quella è la mia palestra, disse indicando una delle costruzioni. Anche lì hai divieto di accesso, a meno che un giorno non ti ci inviti. È lì che ti alleni nelle arti marziali? Sì, disse Clara, secca. Nell'altra ci sono i bagni. Ti aspetto in salone, dove potremo mangiare qualche panino. Ma non preoccuparti dei capelli, disse, come se avesse intuito la mia preoccupazione. Non ci sono specchi qui. Gli specchi sono come gli orologi. Registrano il passare del tempo. E ciò che conta è invertirne il flusso. Volevo chiederle cosa intendeva con invertire il flusso del tempo, ma mi sospinse verso i bagni. Dentro trovai diverse porte. Dato che Clara non aveva fissato clausole riguardo il lato destro o sinistro di questo edificio e dato che non sapevo dove fosse la toilette, lo esplorai tutto. Su un lato del locale centrale c'erano 6 piccoli gabinetti, ognuno con una bassa tavoletta di legno per accovacciarsi alla turca. Ciò che era insolito era la mancanza del distinto odore di fossa biologica o del tanfo prepotente dei pozzi neri colmi di liquami. Sentivo il suono di acqua corrente sotto alle tavolette, ma non riuscivo a vedere da dove o come vi venisse portata. Sul lato opposto c'erano 3 belle stanze identiche, tutte ricoperte di piastrelle, ognuna con una vasca antica al centro e un lungo cassettone, con sopra una caraffa piena d'acqua e una bacinella di porcellana. Non c'erano secchi nelle diverse stanze o impianti in acciaio su cui vedermi riflessa. In effetti non c'erano proprio tubazioni. Versai dell'acqua nella bacinella, mi lavai la faccia, poi passai le dita bagnate fra i capelli arruffati. Invece di usare uno dei morbidi e candidi asciugamani per paura di sporcarlo, mi asciugai le mani con dei fazzoletti di carta che trovai dentro una scatola sul cassettone. Feci diversi profondi respiri e mi strofinai il collo irrigidito prima di uscire e affrontare di nuovo Clara. La trovai nel salone, che disponeva dei fiori in un vaso cinese blu e bianco. Le riviste, che prima erano aperte, stavano adesso ordinatamente disposte e accanto c'era un piatto con del cibo. Sorrise quando mi vide. Sei fresca come una rosa, disse. Prendi un panino. È quasi il crepuscolo, non abbiamo tempo da perdere. Dopo aver trangugiato mezzo panino al prosciutto, mi infilai di corsa la giacca e gli scarponi che mi aveva dato Clara. Poi uscimmo di casa, portando ognuna una grossa torcia. Gli scarponi mi stavano troppo stretti e quello sinistro mi sfregava sul calcagno. Ero sicura che mi sarebbe venuta una vescica, ma ero contenta di avere la giacca. La sera era fredda. Alzai il bavero e allacciai il bottone dell'alamaro. Faremo un giro per la proprietà, disse Clara. Voglio che tu veda la casa da una certa distanza e al crepuscolo. Ti indicherò delle cose che dovrai ricordare, quindi presta molta attenzione. Seguimmo uno stretto sentiero. In lontananza, verso est, potevo vedere il profilo seghettato delle montagne che si stagliavano contro il cielo purpureo. Quando commentai quanto fossero sinistre, Clara replicò che il motivo per cui quelle montagne avevano un aspetto tanto minaccioso era dovuto al fatto che la loro essenza eterea era molto antica. Mi spiegò che tutto nel regno del visibile e dell'invisibile ha un'essenza eterea e che bisogna essere ricettivi per sapere come procedere. Quello che diceva mi faceva venire in mente la mia tecnica del guardare l'orizzonte verso sud per avere intuizioni e indicazioni. Prima che potessi chiederle altro, proseguì parlando delle montagne e degli alberi, come dell'essenza eterea delle rocce.
Mi sembrava che Clara avesse assimilato la cultura cinese al punto da parlare per indovinelli come gli illuminati, così come venivano descritti nella letteratura orientale. Divenni consapevole che subliminalmente le avevo dato corda tutto il giorno. Una sensazione strana, perché era l'ultima persona che avrei voluto trattare con condiscendenza. Ero abituata ad assecondare le persone deboli o prepotenti sul lavoro e a scuola, ma Clara non era né debole né prepotente. Quello è il posto, disse Clara, indicando una radura pianeggiante più in alto. Da lì potrai vedere la casa. Abbandonammo il sentiero per dirigerci verso il pianoro che aveva indicato. C'era una vista a mozzafiato su tutta la valle sottostante. Vedevo una grossa macchia di alti alberi verdi circostanti da zone brune più scure, ma non la casa, perché era completamente celata dai cespugli e dagli alberi. La casa è perfettamente orientata secondo i 4 punti cardinali, disse Clara, additando una zona di verde. La tua camera è sul lato nord e la parte proibita della casa sul lato sud. L'entrata principale è sul lato est. La porta posteriore e l'area del patio sono rivolte a ovest. Clara mi indicò con la mano la posizione di tutte le diverse sezioni, ma non riuscivo a vederle. Tutto ciò che distinguevo era la boscaglia verde scuro. Ci vuole la vista a raggi X per vedere la casa, borbottai. È completamente nascosta dagli alberi. Alberi molto importanti per di più, disse Clara, amabilmente, ignorando il mio umore sgradevole. Ciascuno di quegli alberi è un essere indipendente, con uno scopo ben preciso nella vita. Non è scontato che ogni essere vivente su questa terra abbia uno scopo ben definito? Chiesi stizzosa. Qualcosa nel modo entusiastico in cui Clara ostentava la sua proprietà mi infastidiva e il fatto di non riuscire a vedere quello che indicava mi rendeva ancora più irritabile. Una folata di vento più forte mi gonfiò la giacca alla vita e intanto pensai che la mia irritazione poteva essere motivata dalla semplice invidia. Non volevo dire un'ovvietà, si scusò Clara. Quello che intendevo è che tutto e tutti nella mia casa sono qui per una ragione specifica. Questo include gli alberi, me stessa e naturalmente anche te. Desideravo cambiare argomento, così in mancanza di argomenti le chiesi: questa casa l'hai comprata, Clara? No, l'abbiamo ereditata. È della famiglia da generazioni, anche se a causa delle vicissitudini che il Messico ha attraversato è stata distrutta e ricostruita molte volte. Mi accorsi che mi sentivo molto a mio agio quando facevo domande semplici e immediate, a cui Clara rispondeva in modo diretto. La sua disquisizione sulle essenze eteree era stata così astratta che avevo bisogno di riprendermi parlando di qualcosa di ordinario. Ma con mio rammarico Clara troncò la nostra normale conversazione e ritornò di nuovo ai suoi misteriosi discorsi. Quella casa è la matrice di tutte le azioni delle persone che ci vivono, disse quasi con reverenza. La sua migliore caratteristica è di essere nascosta. Tutti possono vederla, ma nessuno la vede. Ricordati questo fatto, è molto importante. Come potevo non ricordarlo, pensai. Negli ultimi 20 minuti non avevo fatto altro che sforzare i miei occhi nella semioscurità per cercare di scorgerla. Avrei voluto avere un binocolo per poter soddisfare la mia curiosità. Prima che potessi accennarvi, Clara cominciò a ridiscendere. Mi sarebbe piaciuto rimanere lì ancora un po', da sola, a respirare l'aria fresca della sera, ma avevo paura di non riuscire a ritrovare la strada nel buio. Presi mentalmente l'appunto di ritornare sul posto di giorno e verificare da sola se fosse veramente possibile vedere la casa come Clara sosteneva. Nel nostro tragitto di ritorno arrivammo all'entrata posteriore della proprietà in un batter d'occhio.
Era buio pesto, riuscivo a vedere solo la piccola zona illuminata dalle nostre torce. Puntò la sua su una panca di legno e mi disse di sedermi, di togliermi gli scarponi e la giacca, per appenderli poi all'attaccapanni vicino alla porta. Ero affamata, non ricordavo di aver mai avuto tanta fame in vita mia. Eppure pensavo che sarebbe stato scortese chiedere a Clara di punto in bianco se avremmo mangiato oppure no. Forse si aspettava che il pasto sontuoso di Guaimas ci sarebbe bastato per la giornata. Eppure, a giudicare dalle sue dimensioni, Clara non era una che lesinava sul cibo. Andiamo in cucina e vediamo cosa troviamo da mangiare, offrì. Prima però ti faccio vedere dov'è il generatore e come si accende. Fece strada con la torcia lungo un sentiero che passava accanto a un muro, fino a un ricovero di mattoni col tetto di lamiera ondulata. La casupola ospitava un piccolo generatore diesel. Sapevo come accenderlo perché avevo vissuto in una casa di campagna che aveva un generatore simile in caso mancasse la corrente. Quando tirai la leva di avviamento, notai dalla finestra della casupola che solo una parte della casa principale e parte dell'ingresso sembravano dotati di un impianto elettrico. Erano illuminati, mentre tutto il resto rimaneva al buio. Perché non avete messo l'impianto in tutta la casa? Chiesi a Clara. Non ha senso lasciare la maggior parte della casa al buio, aggiunsi di getto. Se vuoi posso farlo io. Mi guardò sorpresa. Sul serio? Sei sicura di non mandare tutto a fuoco? Affermativo. A casa mi ripetevano sempre che sono una maga con la corrente. Per un po' ho lavorato come apprendista elettricista, finché l'elettricista non ha cominciato a provarci. Allora che hai fatto? Chiese Clara. Gli ho detto dove poteva infilarsi i suoi fili elettrici e me ne sono andata. Clara scoppiò in una risata gutturale. Non sapevo cosa trovasse spiritoso, che avessi lavorato come elettricista o che uno ci avesse provato con me. Grazie per l'offerta, disse Clara, dopo aver ripreso fiato. La casa ha esattamente l'impianto elettrico che volevamo. Usiamo l'elettricità solo dove è necessaria. Supposi che fosse necessaria principalmente in cucina. Doveva essere quella la parte della casa che aveva la luce. Mi avviai automaticamente verso la zona illuminata. Clara mi tirò per una manica. Dove vai? Chiese. In cucina. Stai andando nella direzione sbagliata, disse. Questo è il Messico rurale. Né la cucina né il bagno sono nell'edificio principale. Cosa credi? Non abbiamo frigoriferi elettrici e cucine a gas. Mi fece strada, lungo un lato della casa, oltre la sua palestra, fino a un altro edificio più piccolo che prima non avevo notato. Era quasi completamente nascosto da alberi con fiori dal profumo penetrante. La cucina era in effetti una stanza enorme col pavimento di terracotta, pareti imbiancate di fresco e una fila di faretti sul soffitto. Qualcuno si era preso la briga di installare impianti moderni, ma le apparecchiature erano vecchie e in effetti sembravano pezzi d'antiquariato. Su un lato della stanza c'era una gigantesca cucina di ghisa alimentata a legna che, sorprendentemente, sembrava accesa. Aveva un mantice a pedale e un tubo di scarico che si infilava in un buco nel soffitto. Sull'altro lato della stanza c'erano due lunghi tavoli rustici, con panche da ambo i lati. Vicino un tavolo da lavoro con un tagliere da macellaio, spesso un palmo. La superficie del legno era consumata, come se vi fosse stato tagliato molto. Appesi a ganci disposti strategicamente lungo le pareti c'erano cesti, pentole e tegami di ferro e una varietà di utensili da cucina. Tutto il locale aveva l'aspetto di una cucina ben fornita, rustica ma confortevole, come se ne vedono raffigurate su certe riviste. Sulla stufa c'erano 3 pentole di coccio col coperchio. Clara mi chiese di sedermi
a uno dei tavoli. Andò ai fornelli e volgendomi la schiena si mise a trafficare girando dei mestoli. Dopo pochi minuti mi mise davanti dello stufato di carne, fagioli e riso. Quando hai preparato tutta questa roba? Chiesi, sinceramente incuriosita, dato che non ne aveva avuto il tempo. L'ho preparata in 4 e 48, lasciandola sul fuoco prima che uscissimo, disse con noncuranza. Pensai, crede che sia scema. Ci vogliono ore per cucinare uno stufato. Rise impacciata al mio sguardo di incredulità. Hai ragione, disse, come se avesse voluto rinunciare alla messa in scena. C'è un custode che ogni tanto ci prepara da mangiare. Il custode è qui ora? No, no, deve essere passato stamani, ma ora è andato via. Mangia il tuo cibo e non preoccuparti di dettagli così insignificanti come la sua provenienza. Clara e la sua casa erano piene di sorprese. Questo pensiero mi attraversò la mente, ma ero troppo stanca e affamata per fare altre domande o riflettere su cose che non fossero di immediato interesse. Mangiai con voracità. I gamberi giganti con cui mi ero rimpinzata erano passati e dimenticati. Per essere una mangiatrice schizzinosa, stavo divorando il mio pasto come un lupo. Da bambina ero spesso troppo nervosa per rilassarmi e godermi il cibo. Pensavo sempre ai piatti che avrei dovuto lavare dopo. Ogni volta che uno dei miei fratelli usava un cucchiaio o un piatto non necessario, mi rimpicciolivo. Avevo la convinzione che usassero apposta quanti più piatti potevano per farmene lavare di più e, come se non bastasse, mio padre a tavola non perdeva occasione di litigare con mia madre. Sapeva che le sue buone maniere le impedivano di alzarsi prima che tutti avessero finito di mangiare. Quindi le riversava addosso tutte le sue lamentele e i risentimenti. Clara disse che non c'era bisogno che lavassi i piatti, anche se mi ero offerta. Andammo in salotto, evidentemente una delle stanze per cui riteneva non fosse necessaria la corrente elettrica, visto che era completamente al buio. Accese una lanterna a petrolio. Non avevo mai visto in vita mia la luce di una lampada del genere. Era brillante, soprannaturale, ma al tempo stesso morbida e dolce. Creava tutto intorno ombre luccicanti. Sembrava di essere in un mondo di sogno, lontano dalla realtà illuminata dalle luci elettriche. Clara, la casa, la stanza, tutto aveva l'aria di appartenere a un altro tempo, un altro mondo. Ti ho promesso che ti avrei presentata al nostro cane, cominciò Clara, sedendosi sul divano. Il cane è un membro della casa a tutti gli effetti. Devi stare molto attenta a ciò che dici e a ciò che provi quando gli sei vicina. Mi sedetti accanto a lei. È un cane sensibile e nevrotico? Chiesi intimorita sull'incontro. Sensibile, sì, nevrotico no. Penso seriamente che questo cane sia una creatura molto evoluta, ma per quella povera anima il fatto di essere un cane rende difficile, se non impossibile, trascendere l'idea di se stesso. Risi a squarciagola all'idea strampalata di un cane che avesse un'idea di sé. Feci notare a Clara l'assurdità della sua affermazione. Hai ragione, ammise. Non dovrei usare la parola se, dovrei dire piuttosto è perso nei suoi sentimenti personali. Credevo mi stesse prendendo in giro. La mia risata diventò più guardinga. Puoi ridere, ma sto parlando sul serio, disse Clara a bassa voce. Giudicherai da sola. Si avvicinò e la sua voce diventò un sussurro. Dietro le spalle lo chiamiamo sapo, che in spagnolo vuol dire rospo, perché somiglia a un immenso rospo, ma non ti azzardare a chiamarlo apertamente così. Ti attaccherebbe facendoti a pezzi. Ora, se non mi credi e sei temeraria o abbastanza stupida da provare, se il cane si infuria, c'è solo una cosa che puoi fare. Che cosa? Chiesi dandole di nuovo corda, anche se questa volta con un pizzico di autentica paura. Devi dire in fretta che sono io quella che somiglia a un rospo bianco. Adora sentirlo.
Non sarei caduta nei suoi tranelli, pensavo di essere troppo sofisticata per simili sciocchezze. Probabilmente hai addestrato il tuo cane a reagire negativamente alla parola sapo, sostenni. Ho una certa esperienza di addestramento di cani, sono certa che non sono abbastanza intelligenti da capire ciò che la gente gli dice, tantomeno da offendersi. Allora facciamo così, propose Clara. Te lo presento. Poi cerchiamo in qualche libro di zoologia delle figure di rospi e facciamo dei commenti. A un certo punto tu mi dirai, molto piano, somiglia proprio a un rospo e vedremo cosa succede. Prima che potessi accettare o rifiutare la sua proposta, Clara uscì da una porta laterale e mi lasciò sola. Assicurai a me stessa di avere la situazione ben sotto controllo. Non avrei permesso a questa donna di convincermi con le sue chiacchiere a credere a delle assurdità come cani che possiedono una coscienza altamente evoluta. Stavo rivolgendo a me stessa un discorso mentale di incitamento a farmi meglio valere. Quando Clara rientrò accompagnata dal cane più grande che avessi mai visto. Era un maschio, massiccio, con zampe paffute dalla grandezza di piattini da caffè. Aveva il pelo lucido nero, occhi gialli e uno sguardo annoiato a morte dalla vita. Gli orecchi erano rotondi, il muso era sporgente e grinzoso ai lati. Clara aveva ragione, assomigliava senza dubbio a un gigantesco rospo. Il cane venne dritto da me e si fermò, poi guardò Clara, come aspettando che lei dicesse qualcosa. Taisha, ti presento il mio amico Manfred. Manfred, questa è Taisha. Mi venne l'impulso di tendere la mano e stringergli la zampa, ma Clara mi fece cenno con la testa di non farlo. Felice di conoscerti, Manfred, dissi, cercando di non ridere o sembrare spaventata. Il cane si avvicinò e cominciò ad annusarmi sull'inguine. Balzai indietro disgustata, ma in quello stesso istante si voltò e mi colpì con la parte posteriore, proprio dietro le ginocchia, facendomi perdere l'equilibrio. Prima che riuscissi a capire qualcosa, mi trovai in ginocchio, poi a quattro zampe sul pavimento, con il bestione che mi leccava la faccia. Prima che potessi alzarmi o rotolare via, il cane mi aveva scorreggiato dritto sul naso. Saltai in piedi strillando. Clara rideva così forte che non riuscivo a parlare. Avrei giurato che anche Manfred stesse ridendo. Era così eccitato che si era appoggiato dietro a Clara e mi guardava di lato, grattando il pavimento con le enormi zampe anteriori. Ero così arrabbiata che strillai. Accidenti a te, cane rospo puzzolente! In un attimo il cane balzò e mi caricò con la testa. Caddi all'indietro sul pavimento con il cane che mi sovrassava. Avevo le sue fauci a pochi centimetri dalla faccia. Vidi uno sguardo di furia nei suoi occhi gialli. L'odore del suo alito puzzolente avrebbe fatto vomitare chiunque e io mi sentivo prossima a farlo. Più forte strillavo a Clara che mi levasse quel maledetto cane di dosso, più i suoi ringhi diventavano feroci. Stavo per svenire dalla paura, quando sentii Clara gridare al di sopra dei ruggiti del cane e delle mie urla. Digli quello che ti ho detto, diglielo in fretta. Ero troppo terrorizzata per parlare, esasperata. Clara cercò di smuoverlo tirandolo per le orecchie, ma lo fece solo infuriare di più. Diglielo, digli quello che ti ho detto, gridò Clara. Nel mio terrore non riuscivo a ricordare cosa avrei dovuto dire. Poi, quando stavo ormai per svenire, sentii la mia voce stridente. Mi dispiace, è Clara quella che somiglia a un rospo. Istantaneamente il cane smise di ringhiare e mi si tolse dal petto. Clara mi aiutò ad alzarmi e mi guidò fino al divano. Il cane rimase di fianco a noi, come per darle una mano. Clara mi fece bere un po' d'acqua calda e mi fece venire ancora più nausea. Riuscii a malapena a raggiungere il bagno prima di vomitare violentemente. Più tardi, mentre mi stavo riposando nel soggiorno, Clara suggerì di guardare il libro sui rospi con Manfred,
per darmi modo di ribadire che era lei che assomigliava a un rospo bianco. Disse che dovevo cancellare ogni confusione dalla mente di Manfred. Il fatto di essere un cane lo fa sentire meschino, spiegò. Poverino. Non vorrebbe essere così, ma non può farci niente. Si infiamma ogni volta che sente che qualcuno lo sta prendendo in giro. Le dissi che nelle mie condizioni ero un soggetto poco adatto a ulteriori esperimenti di psicologia canina, ma Clara insistette per andare fino in fondo. Appena aprì il libro, Manfred venne a guardare le figure. Clara scherzò e fece battute sullo strano aspetto dei rospi, che alcuni erano perfino decisamente brutti. Feci la mia parte e ressi il gioco. Pronunciai la parola rospo e la parola spagnola sapo diverse volte ad alta voce nel contesto della nostra assurda conversazione, ma non ci fu reazione da parte di Manfred. Sembrava annoiato come la prima volta che l'avevo visto. Quando, come d'accordo, dissi ad alta voce che Clara assomigliava proprio a un rospo bianco, Manfred immediatamente cominciò a scodinzolare e a mostrare segni di vera animazione. Ripetei la frase chiave diverse volte e più lo facevo più il cane mostrava eccitazione. Ebbi poi un lampo di intuizione e dissi che io ero un rospo magro, sulla buona strada per diventare come Clara. A quel punto il cane saltò su come percorso da una scossa elettrica. Quando Clara disse «Stai esagerando un po', Taisha», pensai davvero che Manfred fosse così eccitato da non resistere più. Corse fuori dalla stanza. Mi adagiai sul divano stordita. Nel mio profondo e a dispetto di ogni circostanziata evidenza a sostegno, ancora non riuscivo a credere che un cane potesse reagire a un nomignolo denigratorio come aveva fatto Manfred. Dimmi, Clara, chiesi, qual è il trucco? Come hai addestrato il tuo cane a reagire in quel modo? Quello che hai visto non è un trucco, ribatté. Manfred è misterioso, un essere sconosciuto. C'è solo un uomo al mondo che può dirgli in faccia sapo o sapito, rospetto, senza scatenare la sua furia. Lo incontrerai uno di questi giorni. È il responsabile del mistero di Manfred. Quindi è lui l'unica persona che può spiegarti. Clara si alzò in piedi all'improvviso. Hai avuto una lunga giornata, disse, porgendomi la lanterna a petrolio. Credo sia ora che tu vada a letto. Mi accompagnò alla stanza che mi aveva assegnato. Troverai tutto quello di cui hai bisogno, disse. Il vaso da notte è sotto il letto, in caso tu abbia paura di andare fino al gabinetto esterno. Spero starai comoda. Con una pacca sul braccio scomparve lungo il corridoio buio. Non avevo idea di dove si trovasse la sua stanza. Mi chiesi se fosse per caso nell'ala della casa in cui mi era proibito entrare. Aveva appena augurato buonanotte in modo così strano che per un momento rimasi semplicemente lì, con la mano sul pomo della porta, immaginando ogni genere di cose. Entrai nella mia stanza. La lanterna gettava ombre dappertutto. Sul pavimento c'era un motivo di vortici proiettato dal vaso di fiori che prima stava in soggiorno e che Clara doveva aver portato in camera posandolo sul tavolo. Il cassettone di legno intagliato era una massa di grigi scintillanti. I sostegni del letto erano linee che si curvavano sul muro come serpenti. Colsi immediatamente la ragione della presenza dello scaffale di Mogano, pieno di statuette e oggetti di cloisonné. La luce della lanterna li aveva completamente trasformati, creando un mondo di fantasia. Smalti e porcellane non si adattano alla luce elettrica, pensai. Volevo esplorare la stanza, ma ero stanca morta. Misi la lanterna su un tavolino vicino al letto e mi spogliai. Adagiata sullo schienale di una sedia c'era una camicia da notte di mussolina bianca che mi infilai. Sembrava della mia taglia, quantomeno non strusciava per terra. Montai sul morbido letto e mi sdraiai con la schiena appoggiata ai cuscini.
Non spensi subito la lanterna, rimasi incantata a osservare quelle ombre surreali. Ricordai che da bambina facevo sempre un gioco prima di dormire. Contavo quanti oggetti d'ombra riuscivo a riconoscere sulle pareti della mia stanza. La brezza che entrava dalla finestra semiaperta faceva tremolare le ombre sulle pareti. Esausta com'ero, immaginai di vedere sagome di animali, alberi e uccelli in volo. Poi, in una massa di luce grigia, vidi il vago contorno della testa di un cane. Aveva orecchie rotonde, un muso piatto e grinzoso. Sembrava farmi l'occhiolino. Capii che era Manfred. Strane sensazioni e domande mi invasero la mente. Come avrei potuto riordinare gli avvenimenti della giornata? Non riuscivo a spiegarne nessuno in modo soddisfacente. Sapevo solo con certezza che la mia ultima osservazione, quella di essere un rospo magro sulla buona strada per diventare come Clara, aveva creato un legame di empatia fra Manfred e me. Avevo anche la sicurezza di non poter pensare a lui come a un cane normale. Non mi faceva più paura. Nonostante quello che avevo creduto, sembrava possedere una speciale intelligenza che lo rendeva consapevole di quello che Clara e io dicevamo. Il vento scostò improvvisamente le tende, dissolvendo le ombre in uno spiegamento simile alla nuggine luccicante. Il viso del cane cominciò a fondersi con gli altri disegni sulla parete, che avevo immaginato essere amuleti che mi avrebbero dato la forza di affrontare la notte. Che cosa meravigliosa, pensai, che la mente possa proiettare le sue esperienze su una parete bianca, come una macchina fotografica che ha immagazzinato infiniti fotogrammi di pellicola. Le ombre guizzarono quando abbassai lo stoppino della lanterna e l'ultimo brandello di luce svanì dalla stanza, lasciandomi nell'oscurità più nera. Non avevo paura del buio. Il fatto di trovarmi in uno strano letto, in una strana casa, non mi angosciava. In precedenza Clara aveva detto che quella era la mia camera e dopo pochi istanti mi sentii completamente a casa. Avevo la forte sensazione di essere protetta. Mentre fissavo l'oscurità davanti a me, notai l'aria nella stanza diventare effervescente. Ricordai ciò che Clara aveva detto al riguardo. La casa era carica di una impercettibile energia, come una corrente elettrica che scorre attraverso i fili. Fino a quel momento, a causa di tutta l'attività, non me n'ero accorta, ma ora, nell'assoluto silenzio, udivo distintamente un leggero suono mormorante. Poi vidi delle bolle minuscole saltare tutto intorno alla stanza a velocità tremenda. Si urtavano freneticamente, producendo un ronzio come quello di migliaia di api. La stanza, tutta la casa, sembrava carica di una sottile energia che riempiva completamente il mio essere. Hai dormito bene? Chiese Clara quando entrai in cucina. Stava per sedersi a tavola e mangiare. Notai che c'era un posto apparecchiato per me, sebbene la sera prima non mi avesse detto l'ora della colazione. Ho dormito come un ghiro, confessai. Mi chiese di sedermi e mi servì della carne tritata e speziata. Le dissi che risvegliarmi in un letto sconosciuto era sempre stato un momento difficile per me. Mio padre aveva spesso cambiato lavoro e la famiglia aveva dovuto traslocare ovunque trovasse un impiego disponibile. Avevo il terrore del sussulto del primo mattino, quando mi svegliavo disorientata in una nuova casa, ma questa volta la scossa non c'era stata. La sensazione, svegliandomi, era stata che la stanza e il letto sembravano miei da sempre. Clara ascoltò con attenzione e annuì. È perché sei in armonia con la persona a cui appartiene la stanza, disse. Di chi è la stanza? Chiesi incuriosita. Un giorno lo scoprirai, disse, mettendomi nel piatto una robusta porzione di riso accanto alla carne. Mi porse una forchetta. Mangia, avrai bisogno di tutta la tua energia oggi.
Non mi lasciò parlare finché non ebbi finito tutto. Cosa dobbiamo fare? Chiesi mentre toglieva i piatti. Non noi, mi corresse. Tu andrai in una caverna per cominciare la tua ricapitolazione. E la mia cosa, Clara? Ieri sera ti ho detto che tutto e tutti in questa casa hanno una ragione per essere qui, te compresa. Perché sono qui, Clara? La ragione per cui sei qui ti sarà spiegata a stadi, disse. A livello più semplice, tu sei qui perché ti piace il posto, nonostante quello che pensi. Una seconda e più complessa ragione è che sei qui per imparare a praticare un affascinante esercizio chiamato ricapitolazione. Che cos'è questo esercizio? E in cosa consiste? Te lo dirò quando saremo alla caverna. Perché non puoi dirmelo adesso? Devi avere pazienza, Taisha, non posso rispondere ora a tutte le tue domande, perché ancora non hai energia sufficiente per trattare le risposte. Più avanti capirai perché è così difficile spiegare certe cose. Mettiti gli scarponi e andiamo ora. Lasciammo la casa e ci inerpicammo sulle basse colline verso est, seguendo lo stesso sentiero che avevamo percorso la sera prima. Dopo una breve arrampicata, identificai più in alto la radura pianeggiante dove mi ero riproposta di tornare. Senza aspettare che Clara prendesse l'iniziativa, mi avviai, perché non vedevo l'ora di scoprire se potevo riuscire a vedere la casa con la luce del giorno. Scrutai verso il basso, dentro un avvallamento incassato fra le colline e coperto di fogliame verde, ma anche se la giornata era limpida e soleggiata, non riuscivo a vedere traccia degli edifici. Una cosa era evidente, c'erano degli alberi enormi, più di quanti ricordassi di aver visto col buio. Sicuramente puoi distinguere l'annesso dove sono i bagni, disse Clara. È quella macchia rossastra, vicino a quel gruppo di alberi di mesquite. Sussultai, perché ero così assorta a osservare la vallata che non avevo sentito Clara giungere alle mie spalle. Per aiutarmi a dirigere la mia attenzione, indicò una sezione del verde sottostante. Come ero solita fare con le persone, pensai di dirle per pura cortesia che la vedevo, ma non avevo intenzione di cominciare la giornata assecondandola. Rimasi in silenzio. C'era qualcosa di splendido in quella valle nascosta. Toglieva il respiro. Ne ero così totalmente rapita da provarne sonnolenza. Appoggiata a un masso, mi lasciai portare via da quello che c'era nella valle e mi trasportò. Immaginai di essere a un picnic nel pieno svolgimento di una festa. Sentivo le risate delle persone. Le mie fantasticherie terminarono quando Clara mi sollevò in piedi, sostenendomi sotto le ascelle. Santo cielo, Taisha, esclamò. Sei più strana di quanto pensassi. Per un momento ho pensato di averti persa. Volevo dirle cosa avevo sognato, perché ero certa di essermi appisolata solo per un istante, ma non sembrava interessata e cominciò a camminare. Clara aveva un'andatura ferma e decisa, come se sapesse esattamente dove andare. Io, d'altro canto, le camminavo dietro senza meta, cercando di mantenere la sua cadenza senza inciampare. Camminammo in completo silenzio. Dopo una buona mezz'ora arrivammo a una particolare formazione di rocce che ero sicura avessimo già incontrato prima. Non siamo già passate di qui? Chiesi rompendo il silenzio. Annui. Stiamo camminando in cerchio, ammise. Qualcosa ti dà la caccia e se non lo seminiamo ci verrà dietro fino alla caverna. Mi voltai per vedere se qualcuno ci stesse seguendo. Distinsi solo rami ritorti e cespugli. Mi affrettai a raggiungere Clara
e incespicai su un ceppo. Colta di sorpresa, gridai cadendo in avanti. Con incredibile velocità, Clara mi afferrò per un braccio e interruppe la mia caduta, mettendomi una gamba davanti. «Non sei molto brava a camminare, commentò. Le spiegai che non ero mai stata troppo portata per la vita all'aria aperta. Ero cresciuta credendo che escursioni e campeggio fossero cose da campagnoli, boscaioli, non certo per cittadini istruiti. Camminare per i monti non era un'esperienza che giudicavo gradevole. A parte la vista sulla sua proprietà, scenari che altri avrebbero trovato mozzafiato mi lasciavano indifferente. Appunto, disse Clara. Non sei qui per guardare il panorama. Devi tenere la mente concentrata sul sentiero e fai attenzione ai serpenti. Che nella zona ci fossero o meno serpenti, il suo avvertimento sicuramente spostò la mia attenzione sul suolo. Continuavamo a camminare ed ero sempre più a corto di fiato. Gli scarponi di cui Clara mi aveva equipaggiata erano come zavorre di piombo alle gambe. Avevo difficoltà a mettere un piede davanti all'altro. Questa camminata in mezzo alla natura è proprio necessaria? Chiesi alla fine. Clara si arrestò e si voltò verso di me. Prima che possiamo parlare di qualcosa di significativo, dovrai quantomeno essere consapevole del tuo elaborato contesto, disse. Sto facendo del mio meglio con questo preciso scopo. Di che stai parlando? Chiesi. Quale contesto? La mia solita scontrosità si era di nuovo impossessata di me stessa. Mi riferisco alla barriera dei tuoi sentimenti e pensieri abituali, la tua storia personale, spiegò Clara. Tutto ciò che ti rende ciò che pensi di essere, una persona speciale, unica. Che c'è che non va nei miei sentimenti e pensieri abituali? Chiesi. Le sue affermazioni incomprensibili mi davano decisamente fastidio. Quei sentimenti e pensieri abituali sono la fonte di tutti i nostri problemi, dichiarò. Più parlava enigmaticamente, più cresceva la mia frustrazione. In quel momento mi sarei presa a calci per aver ceduto all'invito a trascorrere un po' di tempo a casa sua. Era una reazione ritardata. Paure che erano state attizzate dentro di me ora divampavano a piena forza. Immaginai potesse essere una psicopatica che da un momento all'altro avrebbe tirato fuori un coltello per uccidermi. Ripensandoci, allenata come doveva essere nelle arti marziali, non ne avrebbe avuto bisogno. Un solo calcio della sua gamba muscolosa mi avrebbe finita. Non potevo competere, era più vecchia di me, ma infinitamente più forte. Mi vedevo già come un semplice dato statistico, un'altra persona dispersa di cui non si sarebbe saputo più nulla. Rallentai deliberatamente il passo per aumentare la distanza fra di noi. Non abbandonarti a uno stato mentale così morboso, disse Clara, irrompendo perentoriamente nei miei pensieri. Tutto quello che volevo fare, portandoti qui, era aiutarti a prepararti ad affrontare la vita con un po' più di grazia. Ma sembra che sia riuscita solo a provocare una valanga di brutti sospetti e paure. Mi sentii sinceramente imbarazzata per aver avuto pensieri così morbosi. Era stupefacente come avesse assolutamente ragione sui miei sospetti e le mie paure. In un solo momento aveva calmato la mia agitazione interiore. Avrei voluto poterle chiedere scusa e rivelarle quello che stavo pensando, ma non ero preparata a farlo. Mi avrebbe ancora più svantaggiata. Tu hai lo strano potere di calmare la mente, Clara, dissi invece. Hai imparato in Oriente? Non è una grande impresa, ammise. Non perché la tua mente sia facile da calmare, ma perché tutti siamo simili.
Per conoscerti devo solo conoscere me stessa. E questo, ti garantisco, lo so. Continuiamo a camminare ora? Voglio arrivare alla caverna prima che tu crolli del tutto. Dimmi ancora, Clara, cos'è che faremo in quella caverna? Chiesi, non volevo riprendere la marcia. Ti insegnerò cose inimmaginabili. Quali cose inimmaginabili? Presto lo scoprirai, disse, guardandomi con gli occhi spalancati. Le domandai altre informazioni, ma prima di poterla di nuovo coinvolgere nella conversazione era già a metà salita del pendio successivo. La seguii, trascinando i piedi per un altro mezzo chilometro circa, finché ci mettemmo finalmente a sedere vicino a un ruscello. Il fogliame degli alberi era così denso che non riuscivo più a vedere il cielo. Mi tolsi gli scarponi. Avevo una vescica sul calcagno. Clara raccolse un bastoncino appuntito e mi punzecchiò i piedi fra l'alluce e il secondo dito. Qualcosa di simile a una corrente elettrica mi esplose dai polpacci e percorse l'interno delle cosce. Poi mi fece inginocchiare a quattro zampe e prendendo un piede alla volta sollevò le piante dei piedi verso l'alto e mi punzecchiò proprio alla base della protuberanza dell'alluce. Gridai dal dolore. Su, non fa poi così male, disse col tono di chi è abituato a trattare i malati. I dottori cinesi classici applicavano questa tecnica per scuotere e rivitalizzare chi è debole o per creare uno stato di particolare attenzione. Ma oggi questa conoscenza antica sta morendo. Perché, Clara? Perché l'enfasi sul materialismo ha portato l'uomo ad allontanarsi da obiettivi esoterici. È questo che intendevi quando nel deserto mi hai detto che la linea col passato è stata recisa? Sì, un grande sconvolgimento porta sempre grandi cambiamenti nella struttura energetica delle cose, cambiamenti che non sono sempre per il meglio. Mi ordinò di mettere i piedi nel ruscello e di sentire le rocce lisce sul fondo. L'acqua era ghiacciata e mi fece rabbrividire. Rotea i piedi in senso orario, all'altezza delle caviglie, suggerì. Lascia che l'acqua corrente porti via la tua stanchezza. Dopo alcuni minuti di questo esercizio mi sentii rinfrescata, ma con i piedi quasi congelati. Ora cerca di sentire tutta la tua tensione scorrere verso i piedi. Poi gettala fuori, con uno scatto laterale delle caviglie, disse Clara. In questo modo ti libererai anche dal freddo. Continuai a frustare l'acqua con i piedi, finché non furono intorpiditi. Non credo che funzioni, Clara, dissi, tirandoli fuori. È perché non stai allontanando la tensione, disse. L'acqua che scorre porta via la stanchezza, il freddo, la malattia e ogni altra cosa indesiderata. Ma affinché questo succeda, devi intenderlo. Altrimenti puoi sbattere i piedi senza risultato finché non s'asciuga il torrente. Aggiunse che se si faceva l'esercizio a letto bisognava usare l'immaginazione per visualizzare un corso d'acqua. Cosa intendi esattamente per intenderlo? Chiesi, asciugandomi i piedi con le maniche della giacca. Dopo una robusta strofinata finalmente si riscaldarono. L'intento è il potere che sostiene l'universo, disse. È la forza che definisce tutto. Ciò che fa accadere il mondo. Non riuscivo a crederci, stavo ascoltando ogni sua parola con attenzione. Era senz'altro accaduto un importante cambiamento che aveva trasformato la mia abituale annoiata indifferenza in una vigilanza molto insolita. Non perché capissi quello che diceva Clara, infatti non lo capivo. Ciò che mi colpiva era il fatto che riuscivo ad ascoltarla senza agitarmi o distrarmi. Puoi descrivere più chiaramente questa forza? Chiesi. Veramente non c'è modo di parlarne.
se non metaforicamente, disse. Spazzò il suolo con la suola della scarpa, scansando delle foglie secche. Al di sotto delle foglie secche c'è il terreno, l'enorme terra. L'intento è il principio che soggiace a ogni cosa. Clara immerse nell'acqua le mani raccolte a coppa e si spruzzò il viso. Mi meravigliai ancora di come la sua pelle non avesse rughe. Questa volta fece un commento sul suo aspetto giovanile. Il mio aspetto esteriore ha a che fare con il mantenere il mio essere interiore in equilibrio con ciò che mi circonda, disse, scuotendosi l'acqua dalle mani. Tutto ciò che facciamo è imperniato su questo equilibrio. Possiamo essere giovani e vibranti come questo ruscello, o vecchi e sinistri come le montagne di lava in Arizona. Sorpresi me stessa chiedendole, come se credessi a quello che diceva, se ci fosse un modo in cui io potessi ottenere quell'equilibrio. Annui sicuramente puoi, disse. Lo otterrai praticando il particolare esercizio che sto per insegnarti, la ricapitolazione. Non vedo l'ora, dissi eccitata, infilandomi gli scarponi. Poi, senza una ragione spiegabile, divenni così agitata che saltai in piedi e dissi: Non dobbiamo proseguire? Siamo già arrivate, annunciò Clara, e mi indicò una piccola grotta sul fianco di una collina. Mentre la guardavo, la mia eccitazione svanì. C'era qualcosa di minaccioso in quella spaccatura, ma anche di invitante. Sentivo una decisa urgenza di esplorarla. Eppure, al tempo stesso, avevo paura di quello che avrei potuto trovarvi. Sospettai fossimo da qualche parte, vicino alla casa, pensiero che trovavo rassicurante. Clara mi informò che quello era un luogo di potere, un posto che gli antichi geomanti cinesi, i praticanti del Feng Shui, avrebbero senza dubbio scelto per edificare un tempio. Qui gli elementi acqua, legno e aria sono in perfetta armonia, disse. Qui l'energia circola in abbondanza. Capirai quello che intendo quando entrerai nella caverna. Devi utilizzare l'energia di questo posto unico per purificarti. Stai dicendo che devo rimanere qui? Non sai che anticamente in Oriente monaci e saggi si ritiravano in caverne? Chiese. Essere circondati dalla terra li aiutava a meditare. Mi esortò a strisciare dentro la caverna. Audacemente mi infilai all'interno, scacciando dalla mente qualsiasi pensiero concernente pipistrelli e ragni. Era buia e fresca e c'era posto per una sola persona. Clara mi disse di sedermi a gambe incrociate, appoggiando la schiena alla parete. Esitai, non volevo sporcarmi la giacca, ma una volta appoggiata fui confortata dalla possibilità di riposare. Anche se il soffitto mi sfiorava la testa e il pavimento mi schiacciava l'osso sacro, il posto non mi dava claustrofobia. Una leggera, quasi impercettibile corrente d'aria circolava nella caverna. Mi sentivo rinvigorita, proprio come aveva predetto Clara. Stavo per sfilarmi la giacca e sedermici sopra, quando Clara, accovacciata sull'imboccatura della grotta, parlò. Il culmine della speciale arte che voglio insegnarti, cominciò, è chiamato volo astratto e il mezzo per arrivarci lo chiamiamo ricapitolazione. Si sporse dentro la grotta, mi toccò la parte sinistra e destra della fronte. La consapevolezza deve spostarsi da qui a qui, disse. Da bambini possiamo farlo facilmente, ma una volta che il sigillo del corpo è stato rotto da eccessi prosciuganti, solo una speciale manipolazione della consapevolezza, un corretto modo di vedere e la castità possono ripristinare l'energia dissipata, energia necessaria a compiere lo spostamento.
Comprendevo chiaramente tutto quello che diceva. Sentii perfino che la consapevolezza era come una corrente di energia che può andare da un lato all'altro della fronte. Visualizzai la distanza fra i due punti come un vasto spazio, un vuoto che impedisce il passaggio. Ascoltai con estrema attenzione le sue parole. Il corpo deve essere tremendamente forte, disse, in modo che la consapevolezza possa essere acuta e fluida, per saltare da un lato all'altro dell'abisso in un batter d'occhio. Mentre enunciava le sue affermazioni, avvenne qualcosa di straordinario. Divenni assolutamente sicura che sarei rimasta in Messico con Clara. Quello che mi ripetevo era che sarei ritornata in Arizona nel giro di pochi giorni, ma quello che effettivamente sentivo era che non sarei mai tornata. Sapevo anche che la mia realizzazione non era semplicemente l'accettazione passiva di ciò che Clara aveva avuto in mente fin dal principio, ma ero impotente davanti alle sue intenzioni perché sentivo che la forza che mi stava manovrando non era solo la sua. Da adesso in poi devi condurre una vita in cui la consapevolezza ha la priorità assoluta, disse, come se sapesse che avevo preso il tacito impegno di rimanere con lei. Devi evitare tutto ciò che indebolisce e danneggia il tuo corpo o la tua mente. È anche essenziale, per il momento, rompere tutti i legami fisici ed emotivi con il mondo. Perché è così importante? Perché prima di ogni altra cosa devi acquisire unità. Clara spiegò che siamo convinti che in noi esista una dualità, che la mente sia la nostra parte immateriale e il corpo la parte concreta. Questa divisione tiene la nostra energia in uno stato di caotica separazione e le impedisce di aggregarsi. Essere divisi è la condizione umana, ammise, ma la nostra divisione non è fra la mente e il corpo, bensì fra il corpo che ospita la mente o il sé e il doppio, che è il ricettacolo della nostra energia fondamentale. Disse che prima della nascita la forzata dualità dell'uomo non esiste, ma che dalla nascita in poi le due parti si separano per l'attrazione esercitata dall'intento del genere umano. Una parte si volge all'esterno e diventa il corpo fisico, l'altra all'interno e diventa il doppio. Al momento della morte, la parte più pesante, il corpo, ritorna alla terra e viene riassorbita, mentre la parte leggera, il doppio, diventa libera. Ma sfortunatamente, dato che non è stato perfezionato, il doppio prova la libertà solo per un istante, prima di essere diffuso nell'universo. Se moriamo senza cancellare la nostra falsa dualità fra mente e corpo, sperimentiamo una morte ordinaria, disse. In che modo possiamo morire altrimenti? Clara mi scrutò con un sopracciglio inarcato, ma non rispose alla mia domanda, rivelandomi invece in tono confidenziale che moriamo perché la possibilità di poterci trasformare non rientra fra le nostre concezioni. Sottolineò che questa trasformazione deve essere raggiunta nel corso della vita e che riuscire in questo tentativo è il solo vero scopo di un essere umano. Tutti gli altri sono effimeri perché la morte li riduce a nulla. Che cosa comporta questa trasformazione? Chiesi. Implica un totale cambiamento, disse, e lo si ottiene con la ricapitolazione. La pietra angolare dell'arte della libertà. L'arte che ti insegnerò si chiama appunto arte della libertà, un'arte infinitamente difficile da praticare, ma ancora più difficile da spiegare. Clara disse che ogni procedura che mi avrebbe insegnato, ogni compito che avrebbe potuto chiedermi di assolvere, per quanto ordinario, avrebbe potuto sembrarmi, era un gradino verso il compimento della meta ultima dell'arte della libertà, il volo astratto.
Per cominciare, ti mostrerò dei semplici movimenti da eseguire giornalmente, continuò. Considerali come una parte indispensabile della tua vita. Per prima cosa ti insegnerò una respirazione che è stata un segreto per generazioni. Rispecchia le duplici forze della creazione e della distruzione, della luce e del buio, dell'essere e del non essere. Mi disse di uscire dalla caverna, poi, manipolandomi con gentilezza, mi dispose in posizione seduta, con la colonna vertebrale piegata in avanti e le ginocchia sollevate il più possibile contro il petto. Tenendo i piedi sul terreno, dovevo avvolgere le braccia intorno ai polpacci e stringere le mani davanti alle ginocchia, o, se preferivo, afferrarmi i gomiti. Mi sospinse delicatamente la testa in avanti finché toccai il petto con il mento. Dovevo tendere i muscoli delle braccia per contenere le ginocchia che spingevano verso l'esterno. Avevo il petto costretto e anche l'addome. Il collo scricchiolava quando piegavo il mento in avanti. Questa è una respirazione di potere, disse. Può metterti KO oppure farti dormire. Se accade, ritorna quando ti svegli. A proposito, la caverna è proprio dietro la casa. Segui il sentiero e ci arriverai in 2 minuti. Clara mi diede istruzione di fare respiri brevi e superficiali. Le dissi che la sua richiesta era superflua, dato che in quella posizione non potevo che respirare in questo modo. Disse che se avessi rilassato anche solo parzialmente la pressione delle braccia, il respiro sarebbe tornato normale, ma non era questo che voleva. Dovevo continuare a respirare superficialmente per almeno 10 minuti. Rimasi in quella posizione forse per mezz'ora, sempre respirando come prescritto. Dopo che i crampi iniziali allo stomaco e alle gambe si furono calmati, i respiri sembravano ammorbidirmi le viscere e dissolverle. Poi, dopo un tempo straziantemente lungo, Clara mi diede una spinta che mi fece rotolare all'indietro. Rimasi sdraiata per terra, ma Clara non mi permise di rilassare le braccia. Provai un momento di sollievo quando toccai il suolo con la schiena, ma fu solo quando mi diede istruzione di aprire le mani e di stendere le gambe che sentii completa distensione nell'addome. Il solo modo di descrivere quello che provai è dire che quella respirazione aveva disincagliato qualcosa dentro di me e lo aveva dissolto o liberato. Come predetto da Clara, mi venne una tale sonnolenza che strisciai dentro la caverna e caddi addormentata. Dovevo aver dormito per almeno un paio d'ore nella caverna. A giudicare dalla posizione in cui mi svegliai, non avevo mosso un muscolo. Credetti che fosse perché nella caverna non c'era spazio per voltarsi e rigirarsi nel sonno, però poteva anche essere dovuto al fatto che ero totalmente rilassata e non avevo avuto bisogno di muovermi. Tornai a casa, seguendo le indicazioni di Clara. Era nel patio, seduta su una poltrona di rattan. Ebbi l'impressione che ci fosse stata un'altra donna seduta lì con lei e che si fosse alzata andando via in tutta fretta quando mi aveva sentita arrivare. Ah, hai un aspetto molto più disteso adesso, disse Clara. Quel respiro e quella posizione fanno meraviglie. Clara disse che se questa respirazione viene praticata regolarmente, con calma e deliberazione, poco alla volta, riequilibra la nostra energia interna. Prima che potessi dirle quanto mi sentivo rinvigorita, mi chiese di mettermi seduta perché voleva mostrarmi un'altra manovra corporea di cruciale importanza per cancellare la nostra falsa dualità. Mi chiese di sedermi con la schiena dritta e gli occhi leggermente abbassati, in modo da fissarmi la punta del naso. Questa respirazione andrebbe fatta senza la costrizione dei vestiti, cominciò.
Ma per non farti spogliare nuda in mezzo al patio in piena luce del giorno, faremo un'eccezione. Prima inala profondamente, inspirando aria come se stessi respirando con la vagina. Tira in dentro lo stomaco e spingi l'aria su per la spina dorsale, oltre i reni, fino a un punto compreso fra le scapole. Tieniti l'aria lì per un istante, poi sollevala ancora, all'altezza della nuca, poi sulla sommità del capo e fino al punto in mezzo alle sopracciglia. Disse che dopo averla tenuta lì per un momento, dovevo esalare attraverso il naso, guidando mentalmente l'aria sulla parte anteriore del corpo, prima nella zona proprio sotto l'ombelico e poi alla vagina, da dove era partito il ciclo. Cominciai a eseguire l'esercizio. Clara mi posò una mano alla base della colonna vertebrale, poi mi tracciò una linea lungo la schiena, sopra la testa, e mi premette delicatamente fra le sopracciglia. Cerca di portare il respiro in questo punto, disse. La ragione per cui devi tenere gli occhi semiaperti è per poterti concentrare sulla radice del naso mentre fai circolare l'aria su per la schiena e sopra la testa fino a questo punto, ma anche per poter utilizzare lo sguardo e guidare l'aria in basso lungo la parte anteriore del corpo, fino a riportarla agli organi sessuali. Clara disse che fare circolare l'energia in quel modo crea uno scudo impenetrabile che impedisce a influenze distruttive esterne di perforare il campo energetico del corpo, evitando anche la dispersione all'esterno dell'energia vitale interiore. Sottolineò che l'inalare e l'esalare dovevano essere inavvertibili, che l'esercizio di respirazione poteva essere fatto in piedi, seduti o sdraiati, sebbene al principio fosse più semplice da seduti, su un cuscino o su una sedia. Ora, disse, tirando la sedia più vicino alla mia, parliamo di quello che abbiamo cominciato a discutere stamani, la ricapitolazione. Fui percorsa da un brivido. Le dissi che, sebbene non avessi la benché minima idea di cosa si trattasse, sapevo che sarebbe stato qualcosa di monumentale, ma non ne ero sicura di essere preparata. Insistette che ero solo nervosa perché una parte di me sentiva che stava per svelarmi la tecnica di autorinnovamento, forse più importante. Spiegò pazientemente che la ricapitolazione è l'atto di richiamare l'energia che abbiamo speso in azioni passate. Ricapitolare comporta ricordare ogni persona che abbiamo conosciuto, tutti i posti che abbiamo visto e le sensazioni che abbiamo provato in tutta la nostra vita, cominciando dal presente e retrocedendo fino ai primissimi ricordi, per poi spazzarli via uno a uno con il respiro spazzante. Ascoltavo affascinata, anche se non potevo fare a meno di pensare che quando aveva appena detto era senza senso per me. Prima che potessi fare alcun commento, mi prese con fermezza il mento fra le mani e mi diede istruzioni su come inalare attraverso il naso, mentre mi voltava la testa verso sinistra ed esalare mentre voltava la testa verso destra. Poi dovevo voltare la testa a sinistra e a destra in un unico movimento senza respirare. Disse che questo è un misterioso modo di respirare, la chiave della ricapitolazione, perché inalare ci permette di recuperare l'energia che abbiamo perduto, mentre esalare ci permette di espellere l'energia estranea e indesiderabile che abbiamo accumulato dentro di noi, interagendo con i nostri simili. Per vivere e interagire abbiamo bisogno di energia, proseguì Clara. Normalmente l'energia spesa vivendo è andata per sempre. Non fosse per la ricapitolazione non avremmo mai la possibilità di rinnovarci.
ricapitolare le nostre vite e abbandonare il passato con il respiro spazzante funzionano come un tutt'uno. Ricordare tutti quelli che avevo conosciuto nella mia vita e tutte le sensazioni che avevo provato mi sembrava un compito assurdo e impossibile. Potrebbe volerci un'eternità, dissi, sperando che un'osservazione realistica avrebbe potuto bloccare l'irragionevole linea di pensiero di Clara. Ah, certamente, convenne. Ma ti assicuro, Taisha, hai tutto da guadagnare facendolo e niente da perdere. Per placarla e farle capire che ero stata attenta, feci alcuni profondi respiri, muovendo la testa da sinistra a destra, imitando il modo di respirare che mi aveva mostrato. Con un sorriso ironico mi avvisò che ricapitolare non è un esercizio arbitrario o capriccioso. Quando ricapitoli, cerca di percepire delle lunghe fibre allungabili che si estendono dal centro del tuo corpo, spiegò. Poi sincronizza il movimento rotatorio della testa con il movimento di queste fibre elusive. Sono il canale che riporta indietro l'energia che ti sei lasciata alle spalle. Per recuperare la nostra forza e unità dobbiamo liberare la nostra energia rimasta intrappolata nel mondo e riportarla fino a noi. Mi assicurò che mentre ricapitoliamo, allunghiamo queste fibre estendibili di energia attraverso lo spazio e il tempo fino alle persone, ai posti e agli eventi che stiamo esaminando. Il risultato è che possiamo ritornare a ogni momento delle nostre vite e agire come fossimo effettivamente lì. Questa possibilità mi dava i brividi, anche se intellettualmente ero affascinata da quello che Clara mi stava dicendo. Non avevo nessuna intenzione di ritornare al mio spiacevole passato, fosse anche solo col pensiero. Ero orgogliosa di essere sfuggita a una situazione di vita insostenibile, ma non avrei rivissuto mentalmente tutti i momenti che avevo cercato con tanto sforzo di dimenticare. Eppure Clara sembrava così seria e sincera mentre mi spiegava la tecnica della ricapitolazione, che per un momento misi da parte le mie obiezioni e mi concentrai su quello che diceva. Le chiesi se fosse significativo l'ordine in cui si ricordano gli eventi passati. Disse che l'importante è rivivere gli eventi e le sensazioni il più dettagliatamente possibile, toccandoli con il respiro spazzante e liberando in questo modo la propria energia intrappolata. Questo esercizio fa parte della tradizione buddista? Chiesi. No, ribatté solennemente. Fa parte di un'altra tradizione. Un giorno, presto scoprirai di quale si tratta. Non vidi Clara fino al giorno dopo a colazione. Il pomeriggio precedente, nel mezzo della nostra conversazione nel patio, aveva assunto improvvisamente un'aria vaga, distante, come se avesse visto qualcuno o qualcosa accanto alla casa. Si era alzata in tutta fretta e, scusandosi, mi aveva lasciata a riflettere sull'importanza delle cose che aveva detto. Sedendoci per il nostro pasto mattutino a base di riso e carne tritata, dissi a Clara che il giorno prima, tornando dalla caverna, avevo verificato che era a breve distanza dalla casa come lei aveva affermato. Perché invece abbiamo girato così tanto per arrivarci, Clara? Chiesi. Scoppiò a ridere. Stavo cercando di indurti a toglierti gli scarponi, così siamo passate vicino al ruscello, replicò. Perché dovevo togliermi gli scarponi? Per le vesciche? Non per le vesciche, disse Clara con enfasi. Dovevo stimolarti dei punti cruciali sulle piante dei piedi per risvegliarti dal tuo letargo di tutta una vita. Altrimenti non mi saresti mai stata a sentire. Non è che stai esagerando, Clara? Ti avrei ascoltata anche se non mi avessi stimolato i piedi. Scosse la testa e mi rivolse il sorriso di chi sa quello che dice.
Siamo tutti portati a vivere in una sorta di limbo dove niente conta a parte meschine, immediate gratificazioni, disse. Le donne sono maestre in questo. Finché non ricapitoliamo, non possiamo sconfiggere la nostra impronta costitutiva. Per quanto riguarda il ricapitolare, Clara notò la mia espressione afflitta e rise. Devo ritornare alla caverna, Clara? Interruppi, anticipando ciò che pensavo stesse per dirmi. Starei molto più volentieri qui con te. Se posi per me, posso fare qualche schizzo e poi dipingerti il ritratto. No, grazie, disse senza interesse. Sto per darti delle istruzioni preliminari su come procedere con la ricapitolazione. Finito di mangiare, Clara mi porse un blocco e una matita. Pensai che avesse cambiato idea sul ritratto, ma mentre spingeva il materiale per scrivere verso di me, disse che dovevo cominciare a stilare una lista di tutte le persone che avevo conosciuto, cominciando dal presente e, a ritroso, nel tempo fino ai miei primi ricordi. È impossibile, boccheggiai. Come potrei mai ricordarmi di tutti quelli con cui sono venuta a contatto fin dal primo giorno di vita? Clara scansò i piatti per farmi posto. È difficile, è vero, ma non è impossibile, disse. È una parte necessaria della ricapitolazione. La lista forma una matrice su cui la mente può agganciarsi. Disse che la fase iniziale della ricapitolazione consiste di due cose. La prima è la lista, la seconda è montare la scena, che significa visualizzare tutti i dettagli pertinenti all'evento che si deve ricordare. Una volta che hai messo tutti gli elementi al loro posto, usa il respiro spazzante. Il movimento della testa è come un ventaglio che rimescola tutto in quella determinata scena, disse. Se per esempio stai ricordando una stanza, inspira le pareti, il soffitto, i mobili, le persone che vedi. Non fermarti finché non hai assorbito ogni minimo granello di energia che hai lasciato indietro. Come faccio a sapere di averlo fatto? Chiesi. Il corpo ti dirà quando basta, mi assicurò. Ricorda, devi intendere di inalare l'energia che hai lasciato nella scena che stai ricapitolando e intendere di esalare l'energia estranea che gli altri hanno conficcato in te. Sgomenta al compito di fare una lista e cominciare a ricapitolare, non riuscivo affatto a pensare. Una reazione involontaria e perversa della mia mente fu di diventare completamente vuota. Poi una cascata di pensieri che mi rese impossibile decidere da che parte cominciare. Clara spiegò che dobbiamo cominciare la ricapitolazione focalizzando innanzitutto l'attenzione sulla nostra trascorsa attività sessuale. Perché bisogna cominciare proprio da lì? Chiesi insospettita. Perché è lì che è imprigionato il grosso della nostra energia, spiegò Clara. Ecco perché dobbiamo liberare per prime quelle memorie. Non penso che i miei incontri sessuali abbiano avuto tutta questa importanza. Non importa, avresti anche potuto guardare il soffitto annoiata a morte o aver visto stelle cadenti e fuochi d'artificio. In tutti i casi qualcuno ha lasciato in te la sua energia e se n'è portata via una tonnellata della tua. Ero presa totalmente in contropiede dalla sua affermazione. Riandare adesso alle mie esperienze sessuali mi sembrava ripugnante. È già abbastanza pesante, dissi, rivivere i miei ricordi d'infanzia. Non mi metterò a rimestare quello che è successo con gli uomini. Clara mi guardò con un sopracciglio sollevato. E poi, sostenni, probabilmente ti aspetti che mi confidi con te. In realtà, Clara, non credo che riguardi qualcuno quello che ho fatto con gli uomini. Pensavo di essermi spiegata. Clara scosse risolutamente la testa e disse: Vuoi che quegli uomini continuino a nutrirsi della tua energia?
Vuoi che diventino più forti man mano che lo diventi tu? Vuoi essere la loro fonte di energia per il resto della vita? No, io non credo che tu comprenda l'importanza dell'atto sessuale o la portata della ricapitolazione. Hai ragione, Clara, non comprendo la ragione della tua bizzarra richiesta. Cos'è questa storia degli uomini che diventano più forti perché io sono la loro fonte di energia? Io non sono la fonte o la fornitrice di nessuno, te lo garantisco. Sorrise e disse che aveva sbagliato forzando un confronto di ideologie a questo stadio. Dammi retta, implorò. Questa è una convinzione che ho scelto di sostenere. Man mano che procederai con la ricapitolazione, ti parlerò dell'origine di questa convinzione. Basti dire che è parte fondamentale dell'arte che ti sto insegnando. Se è così importante come affermi, Clara, forse sarebbe meglio che me ne parlassi subito, dissi. Prima di proseguire ancora con la ricapitolazione, mi piacerebbe sapere in cosa mi sto imbarcando. Va bene, se insisti, disse annuendo. Versò della camomilla nelle tazze e aggiunse un cucchiaio di miele nella sua. Col tono autorevole di un insegnante che illumina una neofita, spiegò che le donne, più ancora degli uomini, sono i veri pilastri dell'ordine sociale e che, per assolvere questo ruolo, sono state istruite, conformemente in tutto il mondo, a essere al servizio dell'uomo. Non fa differenza che siano comprate al mercato degli schiavi, oppure corteggiate e amate, sottolineò. Il loro scopo fondamentale e il loro destino è sempre lo stesso: nutrire, proteggere e servire gli uomini. Clara mi guardò, credetti per valutare se la stessi seguendo. Pensavo di sì, ma la mia reazione d'istinto fu che tutte le sue premesse mi sembravano erronee. Può essere vero in molti casi, dissi, ma non credo che tu possa fare delle generalizzazioni così categoriche, includendo tutte le donne. Clara dissentì con veemenza. Il lato diabolico della condizione servile delle donne è che non sembra semplicemente un precetto sociale, disse, ma un fondamentale imperativo biologico. Aspetta un momento, Clara, protestai. Come ci sei arrivata? Spiegò che ogni specie ha il comando biologico di perpetuarsi e che la natura ha fornito strumenti per assicurare che la fusione di energie femminili e maschili avvenga nella maniera più efficiente. Disse che nell'ambito umano, sebbene la funzione primaria dell'atto sessuale sia la procreazione, esso ha anche una funzione secondaria e nascosta, che è di assicurare un continuo flusso di energia dalle donne agli uomini. Clara pose un tale accento sulla parola uomini che fui costretta a chiederle: perché lo dici come se fosse un percorso a senso unico? L'atto sessuale non è uno scambio di energia alla pari fra maschio e femmina. No, disse con enfasi. Gli uomini lasciano delle particolari fibre di energia dentro il corpo delle donne. Sono come delle tenie luminose che si muovono all'interno dell'utero, succhiando energia. Sembra abbastanza sinistro, dissi, assecondandola. Continuò la sua esposizione in totale serietà. Vengono impiantati per una ragione anche più sinistra, disse, ignorando la mia risata nervosa, che è quella di assicurare un costante apporto di energia all'uomo che li ha lasciati. Queste fibre di energia, stabilite attraverso il rapporto sessuale, raccolgono e rubano energia dal corpo della donna per beneficiare il maschio che le ha lasciate. Clara fu così inflessibile in quello che stava dicendo che non ebbi modo di scherzare e dovetti prenderla sul serio. Assecondandola, sentii il mio sorriso di nervosismo trasformarsi in un ringhio.
Non che accetti minimamente quello che stai dicendo, Clara, dissi, ma giusto per curiosità, come diavolo sei arrivata a un'idea così assurda? Te ne ha parlato qualcuno? Sì, me ne parlò il mio insegnante. All'inizio neanche io gli credetti, ammise, ma lui mi insegnò anche l'arte della libertà, il che significa che ho imparato a vedere il flusso dell'energia. Ora so che le sue osservazioni erano giuste, perché posso vedere da sola i filamenti vermiformi nel corpo delle donne. Tu, per esempio, ne hai una quantità tutti ancora attivi. Ammettiamo che sia vero, Clara, dissi a disagio. Tanto per discutere, lascia che ti chieda perché questo dovrebbe essere possibile. Questo flusso di energia a senso unico non è ingiusto per le donne? L'intero mondo è ingiusto per le donne, esclamò. Ma non è questo il punto. E qual è il punto, Clara? Mi sfugge. Il comando della natura è perpetuare la specie, spiegò. Per assicurare che questo continui a verificarsi, le donne devono sopportare un carico eccessivo per il loro livello energetico di base e questo significa un flusso di energia che depaupera le donne. Ancora non mi hai spiegato perché dovrebbe essere così, dissi, cominciando a vacillare per la forza delle sue convinzioni. Le donne sono il fondamento della specie umana, replicò Clara. La maggior parte dell'energia viene da loro, non solo per la gestazione, il parto e la nutrizione della prole, ma anche per assicurare che il maschio giochi la sua parte nell'intero processo. Clara spiegò che, idealmente, questo processo assicura che una donna nutra energeticamente il suo uomo attraverso i filamenti che lui le lascia dentro, in modo tale che, a un livello etereo, l'uomo diventa misteriosamente dipendente da lei. Questo è evidente nel comportamento dell'uomo, che continua a ritornare dalla stessa donna per mantenere la propria fonte di sostentamento. In questo modo, disse Clara, la natura assicura che gli uomini non obbediscano solo all'impulso immediato verso la gratificazione sessuale, ma stabiliscano vincoli più permanenti con le donne. Queste fibre energetiche lasciate nell'utero delle donne si fondono anche con la costituzione energetica della prole, in caso si verifichi il concepimento, osservò Clara. Possono considerarsi un abbozzo dei vincoli familiari, perché l'energia proveniente dal padre si fonde con quella del feto e mette l'uomo in grado di avvertire che il bambino è il suo. Questi sono alcuni dei fatti della vita che una madre non spiega mai alla figlia. Le donne sono addestrate a essere facilmente sedotte dagli uomini, senza che abbiano la più vaga idea delle conseguenze che l'atto sessuale produce in loro, in termini di depauperazione di energia. Questo è ciò che voglio dire e questo è ciò che è ingiusto. Sentendo Clara parlare, dovetti ammettere che qualcosa di quello che diceva aveva senso per me, a un livello profondo. Mi spronò a non decidere di essere semplicemente d'accordo o in disaccordo con lei, ma a rifletterci sopra per valutare quanto aveva detto con coraggio, intelligenza e senza pregiudizi. È già un male sufficiente che un uomo le lasci all'interno del corpo di una donna, proseguì Clara, sebbene sia necessario per avere dei figli e per garantirne la sopravvivenza. Ma avere dentro le fibre energetiche di 10 o 20 uomini che si nutrono della propria luminosità è più di quanto chiunque possa sopportare. Non c'è da stupirsi che le donne non possano mai alzare la testa. Può una donna liberarsi di queste fibre? Chiesi, sempre più convinta che ci fosse una verità in quello che Clara stava dicendo. Una donna porta quei vermi luminosi per 7 anni, disse Clara,
trascorsi i quali scompaiono o si dissolvono. Ma la cosa drammatica è che, quando i 7 anni stanno per scadere, l'intera armata di vermi, quelli provenienti dal primo fino all'ultimo degli uomini che una donna ha avuto, tutti entrano simultaneamente in agitazione, così che la donna è spinta ad avere un altro rapporto sessuale. Allora tutti i vermi balzano a nuova vita, più forti che mai, per cibarsi dell'energia luminosa della donna per altri 7 anni. È veramente un ciclo senza fine. E se la donna si astiene dal sesso? Chiesi. I vermi muoiono semplicemente. Sì, se riesce a resistere per 7 anni, ma è quasi impossibile per una donna rimanere casta in quel modo ai nostri giorni e nella nostra epoca, a meno che si faccia suora o abbia i soldi per mantenersi. E comunque avrebbe bisogno di principi di base totalmente differenti. Perché questo, Clara? Perché non è semplicemente un comando biologico che le donne abbiano rapporti sessuali, ma è anche un imperativo sociale. Clara mi fece poi un esempio molto sconcertante e angosciante. Disse che, dato che non siamo capaci di vedere il flusso dell'energia, potremmo trovarci a perpetuare senza necessità schemi di comportamento o interpretazioni emotive associate con questo invisibile flusso energetico. Per esempio, è sbagliato che la società esiga che le donne si sposino o quantomeno che si offrano agli uomini, così come è sbagliato che le donne si sentano incomplete a meno di avere il seme di un uomo dentro di sé. È vero che le fibre energetiche di un uomo danno loro direzione, portandole ad assolvere il loro destino biologico, nutrire gli uomini e la prole, ma gli esseri umani sono sufficientemente intelligenti da esigere da se stessi qualcosa di più che la semplice soddisfazione del comando riproduttivo. Disse che evolvere è un imperativo altrettanto valido, se non superiore, al riprodursi e che, in questo caso, evolvere comporta il risvegliarsi delle donne riguardo al loro vero ruolo nello schema energetico della riproduzione. Spostò poi il discorso a un livello personale e disse che io ero stata allevata, come ogni altra donna, da una madre che vedeva come sua funzione primaria educarmi a trovare un marito degno, perché non avessi il marchio di zitella. Ero realmente stata allevata come un animale, per fare sesso, indipendentemente da come mia madre scegliesse di chiamarlo. Tu, come ogni altra donna, sei stata ingannata e costretta alla sottomissione, disse Clara. La cosa più triste è che sei intrappolata in questo schema anche se non hai intenzione di procreare. Le sue affermazioni erano così inquietanti che risi per puro nervosismo. Clara non era minimamente alterata. Forse tutto questo è vero, Clara, dissi, cercando di non sembrare condiscendente. Ma nel mio caso, come può cambiare qualcosa il fatto di ricordare il mio passato? Non è tutt'acqua passata. Posso solo dirti che per risvegliarti devi rompere un circolo vizioso, ribatté, mentre i suoi occhi verdi mi esaminavano. Riaffermai che non credevo alle sue teorie sui diabolici imperativi biologici o maschi vampiri che succhiavano l'energia delle donne e sostenni che il fatto di stare seduta in una grotta a ricordare non avrebbe cambiato nulla. Ci sono certe cose cui proprio non voglio pensare mai più, sbottai, battendo il pugno sul tavolo della cucina. Mi alzai pronta ad andarmene e le dissi che non volevo più sentir parlare di ricapitolazione, lista dei nomi o comandi biologici. Facciamo un patto, disse Clara, con l'aria di un mercante pronto a persuadere un cliente. Sei una persona corretta, ti piace essere leale, quindi propongo di accordarci. Che tipo di accordo? Chiesi con ansia crescente.
Strappò un foglio dal mio blocco e me lo porse. Voglio che tu scriva un buono con una dichiarazione di impegno in cui affermi che proverai l'esercizio della ricapitolazione per un solo mese. Se dopo un mese non noterai alcun incremento nella tua energia o nessun miglioramento nel tuo atteggiamento verso te stessa o verso la vita in generale, sarai libera di tornare a casa, dovunque possa essere. Se così sarà, potrai semplicemente liquidare l'esperienza come la bizzarra richiesta di una donna eccentrica. Mi sedetti di nuovo per calmarmi. Mentre sorseggiavo il tè, mi colpì il pensiero che era il minimo che potessi fare dopo tutti gli sforzi che Clara aveva fatto per me. Era evidente che non avrebbe mollato la presa così facilmente. Potevo sempre fare finta di ricapitolare i miei ricordi. Dopotutto, chi poteva sapere se nella caverna avrei fatto la visualizzazione e la respirazione oppure sognato a occhi aperti e dormito. È solo un mese, disse con franchezza. Non ti impegnerai per la vita, credimi, sto veramente cercando di aiutarti. Lo so, dissi, ma perché dovresti prenderti la briga di fare tutto questo per me? Perché io, Clara? Una ragione c'è, replicò. Ti è così estranea che non puoi coglierla adesso. Tutto quello che posso dirti è che, aiutando te, sto assolvendo un degno scopo, ripagare un debito. Accetteresti come ragione il fatto che io ripaghi un debito? Clara mi guardò con un'espressione così speranzosa che presi la matita e scrissi l'impegno, scegliendo attentamente i termini in modo che non ci sarebbe stata confusione sul limite di tempo. Contrattò, per non farmi includere nel mese stabilito, il tempo che avrei impiegato a compilare la lista dei nomi. Accettai e aggiunsi una clausola in quel senso. Poi, a dispetto del mio stesso giudizio, firmai.